Amici, un saluto da Jack Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore, e oggi si prosegue in questa nostra viaggio nello spazio e sarà veramente un pomeriggio indimenticabile, veramente oggi tanto da fare, tanti progetti, tante avventure. Abbiamo giusto ancora 2 DLC grossi, contenuto scaricabile, che poi non è scaricabile perché era già incluso, ma vabbè, dettagli. 2 espansioni grosse, stiamo facendo quella dell'ombra, cioè la missione di Liara, e poi faremo progetto Overlord. Sono missioni che sbloccano un trofeo, ho visto, quindi sono missioni imperdibili, amici, imperdibili. Dunque, andiamo avanti in questa epopea spaziale, tanto io attivo Sound e il nuovo sistema di punti onore che vi devo raccontare. Ciao Ice, benvenuto! Devo raccontare il nuovo sistema di punti onore, che è parecchio interessante. Vedo e vediamoci un attimo il diario cosa dice di questa missione. La Tana dell'Ombra. Abbiamo appunto la base dell'Ombra è stata individuata sul pianeta tempestoso Hagalaz. Liara ha chiesto aiuto per sbarazzarsi una volta per tutte dell'Ombra e io dico finalmente, magari la arresteremo, magari finirà in un altro modo, ma possiamo porre fine a un personaggio losco che assolutamente non agisce nel rispetto della legge, quindi noi ce ne occuperemo alla solita maniera, un comandante Shepard. E non ce n'è più per nessuno dopo che succede, non ce n'è più per nessuno, è veramente uno di quei momenti imperdibili, veramente ragazzi, non vedo l'ora, sono proprio contento di essere qua per una nuova settimana, sono raffreddato, leggermente influenzato, ma ci sono. Ok, benissimo, adesso vi spiego intanto il sistema di punti onore, tanto che siamo qua. Ah beh, certo c'è un bypass da fare, vabbè. Allora, 1, 2, perfetto. Questo è un sistema ben conosciuto dai fan, Sì, perfetto. Abituati nel 2, poi il 3 cambierà di nuovo sicuramente. Vedremo in che maniera cambierà. Eccoci qua. Team Asari, Liara Samar. Farron. Liara? Hold on. We're getting you out of here. Ho avuto il sospetto, No. visto che l'ombra è un personaggio sconosciuto, che Farron sia proprio l'ombra, ma mi sembrerebbe un colpo di scena un po' esagerato, visto che lo stanno facendo delle brutte cose. L'ombra l'ha intrappolato. I thought this looked too easy. This chair plugs into the broker's info network. Ah, You ecco. have to shut off the power. Pull me out now and my brain cooks. Do you know where we can cut the power? It won't be easy. Ciao Leonardo! Ti faccio vedere una cosa, Leonardo. Abbiamo aggiornato il sistema di punti onore nel weekend e adesso è tutto What's the point of this nuovo, ci sono nuovi ranghi. Ti divertirai, Leonardo. It's a Dovrei dargli il tempo di accettarti, Medical perché al equipment momento, is to make sure he ad doesn't- esempio, a me ha messo Barrett Wallace. We have to shut this place Magari. down. Ciao Fox, che sorpresa! Fox, un abbraccio a te, Fox. Ah, Fox, non so se lo sapevi, ho poi perso anche il quarto gatto un mese fa, a settembre. Ho perso anche il buon Blitz. Guarda, su un periodo, Fox, un abbraccio a te. Mitico Fox, non mi ricordo se il comando è Fox o Foxio, io li faccio entrambi. Ecco qua. Benvenuto. Allora, Leonardo deve ancora aggiornarsi, ho visto, perché è un nuovo personaggio. Sei un nuovo personaggio, non sei più Claude, promesso. Sei più su nella classifica. Fidati, Leonardo, ci sono delle sorprese che non ti aspetti. E comunque, che bello Fox. Bene, in attesa che torni la cara Xinkai in diretta la settimana prossima. La sto aspettando perché io oggi ero lì che aspettavo, non avevo niente da fare per quell'ora lì, dalle 4 in poi, ero lì che giravo i pollici, non so cosa fare, non avevo niente da fare, ero contentissimo, però non vedo l'ora di rivederla veramente. Per il resto, allora, sono molto raffreddato, sono molto raffreddato. E sì, hanno esonerato Tudor, Leonardo, infatti te l'avevo anche scritto perché appunto è una cosa un po'. Per il resto sono vicino a finire Mass Effect 2, Raised his own procede private molto force. bene. They're E ho completely finito i vari Resident Evil PlayStation 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3. Sono molto contento, veramente. Sono molto contento What per do you know quello. about the broker? He did this to Mi me. servono più informazioni. I was hoping you'd know what he is. Lo so, purtroppo non sto passando un bel periodo a fare controlli di salute. Sì, The guards l'ha are raccontato anche in pubblico. È ovvio, cose poi private che rimangono Everyone who private. visits his Ma office comes back giustamente out. sì, è un brutto periodo.
L'ombra è troppo sicura di sé. If he left you alive for us to Queste qui find, sono missioni speciali. Poi visto che sono tornati i cappellini, Fox, è un po' che non li mettevo più i cappelli. Metti di solito i cappelli, ma siamo i cappellini ora, più sportivi. Che qua almeno c'è la Eiji, dai, il lato positivo è che abbiamo la Eiji che tenerci compagnia. Vieni mica. Aiuta Ferron. Ma come lo devo liberare? Ho già capito che non devo parlargli insieme perché questo qua poverino. Chicken banana, guarda che bel suono. Grazie. E come lo salvo però? È la grande domanda. Dice raggiunge il pannello principale. Poverino, questo qua è legato. Questo anno va così. Ma guarda, spero finisce con qualche cosa divertente quest'anno. Sì, hai ragione anche te. Aspetta che abbasso il volume, che ce l'ho altissimo. Quando sono le sequenze non si sente. Quando sparano è altissimo, non puoi regolare. E tu Fox stai giocando qualcosa a parte Genshin? Come va Fox? Io ho mollato un Kai, non ci crederai. È che mi ha preso una paura di una cosa che secondo me succederà. Che quei giochi non avranno un finale. Genshin penso di sì. Genshin penso che ci arriverà al finale. Ma Honkai che si parla ancora andrà avanti per anni e anni. E poi se si stufano del live service, ultimamente li mollano così, i live service. È una cosa che non voglio rischiare di appassionarmi a un gioco, faticare tanto e per poi dopo trovarmi che non hai un finale. Sarebbe veramente terribile secondo me. Il fatto di impegnarti tanto e poi non avere un finale, che te lo chiudono così da un giorno all'altro, come fanno con un sacco di live service. L'hanno fatto con un sacco di giochi per cellulari, sta cosa. Ovviamente, vabbè, giochi come Genshin non corrono rischio, stiamo parlando di giochi che hanno un potenziale incredibile. Sì, bella partita, a parte il rigore, bella partita. Non so se ha avuto già il Genshin fino a aprile. Sì, avevo sentito qualcosa, non sapevo la data. Sono contento che solo con mio amico ho smesso di giocarci prima, perché ci sarebbe rimasto malissimo se gli avessero chiuso quando lui ci stava giocando. Ma dove sono finito? Questi corridoi, non c'è più la mappa come nell'1 qua. Comunque Fox, tu stai bene? Non vedo l'ora che ci sentiamo ancora nelle dirette di Xinkai. Guarda, non sai quanto sono felice di sentirti Fox, veramente. Per il resto sì, adesso per rispondere anche a Leonardo, sì, è strano che Tudor è stato esonerato, ma non è strano perché segnava da 4 partite, non vinceva da 8 partite. È chiaro che quando la situazione è così l'allenatore è il primo che ci rimette. E poi io personalmente, per come sono fatto, direi dovrebbe pagare l'intera squadra, non l'allenatore, perché non è colpa dell'allenatore se la squadra non segna, cioè non è solo lui. Sì, il Napoli c'è De Bruyne, brutto, guarda, uno di quegli infortuni che non ci volevano. Io sai che sono neutrale a livello di campionato, non è che tipo ho un'opinione bloccata da qualche tifo particolare, però quindi sono neutrale. E Brambilla Ball, signori, è il signor Brambilla, signor Brambilla è di Milano, Brambilla, speriamo dia la scossa. Brambilla, mamma mia, che nome Brambilla. Brambilla è proprio il nome più milanese che posso immaginare. Uè, signor Brambilla, ex calciatore. Ah beh, certo, ma di Brambilla ce ne sono sempre stati. Comunque Fox sì, è una cosa strana che vanno a chiudere. Io gioco ancora. È vero, tu stai giocando su PS4, hai ragione. Poi però almeno ti salva in cloud nel caso volessi poi riprenderlo. Spero che si riprenda e riesca a tornare in live. Lei aveva detto che dovrebbe tornare lunedì, però poi devo sentire per aggiornamenti, magari per qualche ragione non può ancora. È stato un anno strano questo. Ciao Simo, comunque un abbraccione a te, mitico Simo. Che bello vedere anche Simo, che è sempre un bravo ragazzo. E sta giocando a Legends of WrestleMania per un trofeo del Legend Killer, praticamente. Non si chiamava così, però. Cuore di Tenebra? What? Affronta l'ombra? Ma non è vero, non l'ho affrontata. È l'ombra? Ma chi è? Ma non ho mai visto questo alieno. Spalletti è meglio. Ma chi è? Ma è nuovo, è una sorpresa. Abbiamo trovato l'ombra. A parte che gioca Hitman 1, io faccio una fatica, ma tu ci vedo perché tu sei il re dello stealth, sei bravissimo a fare stealth, io molto meno. E mi sono morsicato la lingua.
necessary. No, it wasn't. No, it Neither was wasn't. aging Farron for 2 years. Noterai che ho il doppiaggio italiano in inglese su Mass Effect, è una cosa... Farron betrayed me when he handed you Shepard's body. The dread Ma was sai Simo che non mi ricordavo l'aspetto dell'ombra? Eppure sto DLC ce l'avevo. Ti sei alleato con dei mostri, sei finito, It's esatto. pretty hard to run a base this size with no crew. They're replaceable. Your arrival is barely an interruption. Ti sei alleato con dei mostri. Someone was bound to come after you for working with the collectors. It was a mutually beneficial partnership. Cioè, ma come fai a allearti con i collettori? Spazzano via intere galassie, sti qua. Still stands. Mi si è divertito un sacco Hitman, poi ho rifatto tutte le mappe. Io ero arrivato all'Italia. Sì, fino all'Italia avevo tutti i trofei finiti, poi però mi sono arreso, guarda, mi sono arreso Fox, ma non perché era troppo stressante, mi beccavano sempre in quel laboratorio in Italia. Allegri parlava di tutto. It's pointless to challenge. Allegri? Come Allegri? I know your every secret. While you fumble in the Allegri è già impegnato quest'anno. Right. You're a Yar. Young. A pre-spaceflight species quarantined to their home. Non ho mai visto questa specie in tutto Mass Massacred the Effect. Council's first contact teams. This base is older than your planet's discovery. Hai ucciso l'ombra originale 60 anni fa. Ciao Matteo, sei arrivato in un momento colpo di scena. Abbiamo visto finalmente l'ombra ed è un alieno che non abbiamo mai visto, questa specie di alieno. È belloccio, Or a pet. Animaletto da compagnia. Jack, ho tolto le maroni. Ce l'hai fatta? Ce l'hai fatta Simo. Complimenti, complimenti. Hai detto che era un trofeo lungo. Spiace perché è una brava persona, Tudor. Una cosa che mi piace poco è sentire che Del Piero e Bergomi hanno litigato, che è una cosa veramente brutta, due grandi campioni che devono trovarsi a litigare per ragioni spicciole, perché Del Piero sosteneva la forza dell'Inter di quest'anno, il Bergomi è contrario, quindi c'è un motivo stupido per litigare. Ma scusami, ho solo gli Aragorn, Vabbè, non sembrerebbe così pericoloso. Numero 13 che è il mio numero Red Dead Redemption. Com'è il numero 13 su Red Dead? Come fa a essere il tuo numero? Ah beh, è il tuo numero personale, ho capito. Bello come numero 13. Bello, bello. Assolutamente. Non è un brutto numero. Wow. Eccoci qua. Il mio numero personale... Ah, 13 Plato. Sì, l'ho poi capito, l'ho capito dopo, sì. Sono arrivato. Ciao Raffaele! Guarda che alieno particolare che c'è qua. È l'ombra. È il misterioso ombra. Then we do this the Ah dai, a pugni? A pugni? Him now. Ma dai, non è possibile, veramente? Stiamo combattendo un alieno antichissimo a pugni, cioè. Mai vista sta cosa? Sì, sono contento, grande Roma, veramente, grande Roma, e sono contento che il Napoli è tornato prima, anche se sono neutrale io, ma sono contento per il Napoli. Sono contento. Grazie. Lo dico a tutti ragazzi, ho aggiornato i punti onore, ci sono tante novità. Erano troppi i personaggi di Final Fantasy XIV, ho messo solo i personaggi più iconici, più pazzeschi, e ho messo un sacco di personaggi da altre serie. Perciò ragazzi, procede, Allora, magari un giorno faccio la mattata di prendere la collection su PS3 e Mass Effect. Sì, ma poi anche quello è platinabile. Se lo dico io che è un platino facile questo, Sull'1 ancora di più. Sul 2 devi stare più attento, però ce la fai, dai, ce la fai. Ce la fai, te lo assicuro io che ce la fai. Adesso bisogna distruggergli la corazza. Ho sbagliato a usare quell'abilità. Liara non può usarla. Ce l'ho automatica. Facciamo... Questo mi piace. Utile contro le corazze. E io posso usare incenerimento potente. Perfetto. È così che si fa. Ora devo dargli un pugno. One punch! Ecco qua. Buonasera Dav, benvenuto alla battaglia con l'ombra. Va che alieno simpatico che affrontiamo. Ed è una cosa nuova, non ho mai fatto una battaglia del genere. Non so chi sia. Non sai chi è. È l'ombra! È il vero volto dell'ombra, Simo. È incredibile. Ah, Credo. Non conosci Credo? È Devil May Cry 4.
faccio vedere, guarda. Credo è un personaggio, secondo me, bellissimo come carattere e tutto, ma anche come design. È il classico nobile, che però con le capacità angeliche è proprio l'antitesi, secondo me, l'antitesi a Dante, ma non è cattivo, nel senso lui non è un cattivo, lui protegge ciò in cui crede. È veramente bellissimo, cioè, credo, è uno dei migliori personaggi in circolazione. Domani abbiamo una prima diretta di Halloween. Domani infatti c'è un evento che devo fare perché... Poi è una bella ragazza questa che mi è capitata. Fammi vedere, Raffaele. Tu sei Rebecca Chamber. Mamma mia, Rebecca Chamber. Rebecca Chamber... guarda, conosco uno che impazziva per Rebecca Chambers e lo capisco, onestamente. Faccio vedere perché. Perché è un personaggio molto carismatico. Ma quante versioni di Rebecca ci sono nel mondo? Nel corso degli anni. Eccola. Ah, quella della intro era molto carina, sì. Guarda. Sì, questa è Rebecca Chambers. E qui poi, aumentando di età, adesso oggi è una scienziata perfetta. Tra l'altro ha il vestito tipico, sembra incredibile. Vabbè, è Rebecca. Insomma, è Rebecca nel tempo. Fa strano vederla così, ma è Rebecca. Insomma, leggendaria anche la famosa foto che era nascosta in Resident Evil 2 questa. Era messa lì, sta foto qua del baseball. Di DMC mi famo la cutscene del 3 dove un demone schiaccia la pizza e Dante lui per ripicca e gli spara. Sì, è proprio l'intro, mi sa che è proprio l'intro. Ma non era... A me sta cosa mi ricorda DMC più che Devil May Cry 3. Perché DMC sei tu che sei coperto soltanto da il cartonato della pizza. Quindi te che roba agghiacciante. E nella partita che la Juve giocherà con l'Udinese ci sarà l'ex allenatore della Juve, Next Gen Brambilla. Ma allora c'è veramente sto Brambilla? Io continuo a sentire il nome Brambilla oggi. Ma chi è Brambilla? Ma che è di Milano? Il signor Brambilla, cioè, scusa. Allora è proprio vero, è proprio lui. Ecco, devo colpirlo con questo. Terzo colpo sarà quello buono. Che belle battaglie. Sì, comunque Rebecca mi piace. Vuoi provare te, Dav? Vuoi provare te, tu che sei un mega fan dei videogiochi? Dav, basta che fai punto esclamativo onore. Serie A il campionato del CCM in Europa. Io, Matteo, guardo la Premier League, è bellissima. Premier League, anche le squadre meno forti ti fanno dei gol. Bellissima la Premier League. Invece, sono delle partite che per 45 minuti non c'è neanche un gol, ragazzi. Hasta io mi manca solo una cosa. Una dirigenza, cazzo. Sì, è vero, la dirigenza... Mamma mia, ci vedrai proprio una roba incredibile, veramente. Hank, sai chi è? Non lo sai? Te lo faccio vedere immediatamente. Sempre Resident Evil. E questo a tema Halloween. Nulla, hai già fatto. Hai già fatto, Dav. Basta scrivere in chat e ogni tanto guadagni punti. Finisco la scena e ti faccio vedere Hank. Deve tornare Agnelli. Certo. Beh, non può tornare lui. Vorrei... Jack leggi, adesso leggo, sì. Io avevo avviato puntate con Spalletti. Sì, sta cosa si vocifera, hai ragione. A me piacerebbe rivedere Spalletti allenare in Serie A. Però sono d'accordo. Grazie Matteo, gentilissimo. E infatti devo andare avanti a registrare. Come l'ombra che parla. Non era l'ombra. Era lui l'ombra. Lo sapevo, ragazzi. Lo sapevo che era un traditore. Lo sapevo. L'ombra, passo e chiudo. Liara? Come Liara è l'ombra? Ah. Ah, la nuova ombra! Colpo di scena, ragazzi! E questo è pazzesco. Faccio vedere intanto un attimo Hank, che secondo me è uno dei design più belli in assoluto. Ce lo vedi così, con questi occhi rossi, conosciuto come Mr. Death, il signore della morte. È fortissimo, ragazzi, fortissimo Hank. È veramente un personaggione. Ciao Aurora, benvenuta. Comunque è bella questa cosa dell'ombra. Colpi di scena. Sono sempre colpi di scena. Come stai, Aurora? Mancini è un buono nulla. Non piace tanto Mancini. Ciao Tazza, come stai? Compagno di cose, di merende, cosa mangiamo? Io ho un tè piccolo da bere.
L'unica cosa che ho. I can. I'll check the power systems. Siamo uno shout out al mio amico Master, che però stasera è su Twitch, quindi non è qua con noi, non è qui a usare i poteri telecinetici. Anche la Formula 1 è una noia mortale. Allora, Formula 1 è noiosa, ma non è sempre stata noiosa. Se tu vedi vecchie gare anni 90, vedevi dei sorpassi in curva, da bracci, It's all right. Cosa ne penserà Jacob di tutto questo? Non penso che sia felice. Però è vero, il Formula 1 è una roba incredibile. Sì, sono contento anch'io che la McLaren quest'anno fa bene. Finalmente, basta che non vince Verstappen, qua vedi tutto. Oh, mi fa piacere Aurora, la tua prof. È il tuo prof? Tazza, tu quando senti la tua persona speciale, Tazza? Quando senti la tua persona speciale? Avevo chiesto il check-in! Ciao Andy! Ma vai via, vai! Cioè no, via! No! Comunque mi ha sorpreso sto colpo di scena, Avrei voluto che veniva con me, infatti. Potresti venire con me. You sure you want to stay here? I could use you on the Normandy. Cavolo. I have to stay here. We can't pass this up, Shepard. All I wanted Ciao was to rescue Lio! Fremen, but Lio. is it wrong that part of me wants this? Lio, ma non sono io, cioè. With the Shadowbrokers. No, perdendo facoltà mentali. No, ma l'ho detto che è sul sito Viola, l'avevo detto, Tazza, ma come perdendo? No, tu in realtà usi poteri telecinetici, non ci credo. Non ci credo che stai perdendo facoltà mentali, non ci credo proprio. Mi mancherai, guarda, glielo dico. Don't be a stranger this A time. me Liara manca. Come by when you Il have Sunderland, sì, ho The visto. doors are Sito arancione no, dai, non credo. Non è da lui. Non è da lui. Thank you, Shepard. Comunque grande Aurora, faccio il tifo per te oggi, per la tua chiamata. 95 sorpassi in curva e sportellate, altro che noia. Beh, di solito una volta era pazzesca la Formula 1, una volta si sportellate, ultimamente se ne danno tante, ragazzi, proprio si tampano, sito bianco-blu, no, tutti i colori che vuoi tu, no. Allora, Liara ha preso il suo posto, pazzesco. Ah, non è molto contento quest'uomo di questo rapporto che si è fatto, vabbè. Non mi interessa di quello che vuole lui, tanto abbiamo... No, quello no, Tazza, posso dirlo che schifo, ti offendi, no? Posso dire che schifo, cioè, non sono quelle cose che... Allora, siamo tornati... Eccolo. No, non le fa, crisi Liverpool. Ah, infatti nel 95, Dav, nel 95 certo, ma poi io mi ricordo una gara, mi sembra l'Esi, è finito senza... si è spento il motore a un giro dal traguardo. Jacques Villeneuve, grandissimo. Anche il padre di Villeneuve. Ho scoperto questa cosa che ti dicevo stamattina, un bug. Meno male che l'hai risolto, meno male che risolvi, Andy. Ma che c'è, la EG? Nel 95 era bellissima la Formula 1, Per me è il top periodo, guarda. Anche il primo periodo di Schumacher era molto bella, poi dopo è diventata tutta molto gestita dall'elettronica. Per carità, come avete visto, gli incidenti gravi sono sempre meno, grazie a queste protezioni, non posso dire nulla. Però, ma come mai ti vedo in giro a certe feste? Maligni che dicono cose, non ci credo. Ma cosa è sta roba delle spedizioni? Perché posso fare le spedizioni? Ma cos'è sta roba? Informazioni sul rilevamento. Estrazione dell'ESO. Che bello! Infatti, ma cos'è l'ESO? Elemento 0, ah ok, elemento 0. Quindi io posso mandare gli elementi zeri. Ma che cavolata! Cioè, mi sembra un po' assurdo che te le puoi pigliare How are così. you doing, Leon? Io al massimo faccio corse col carrello. Grande The carrello. Shadowbroker had more Carrello resources than you can Il imagine. carrello del supermercato. Come on over. Io sono diventato tifoso da McLaren per Senna. Ma io Senna purtroppo sono troppo giovane per averlo visto giocare. È un po' come Van Basten. Io che dico, vabbè, adesso sono sportivo e non tifoso, ma comunque che Van Basten, icona del Milan, grandissimo. Io non l'ho visto mai giocare. Anche Senna, quando l'ho visto, in realtà ho visto l'incidente che ha fatto, perché ero da mio nonno, e quindi sì l'ho visto, però non ho ricordi, nel senso, fa attenzione.
ragazzi. Ruben Sosa, no, non è Ruben Barrichello questo, stazza. Ruben Sosa, mitico. Ayrton Senna è una leggenda, sì sì. 10 minuti potrei scatenare una guerra. Liara, ma perché sei così megalomane? Non è che mi fido neanch'io troppo di Liara adesso. Sei Albert Wesker. Sono tutti personaggi Resident Evil oggi. L'ho modificato, adesso è molto più accessibile e si guadagnano più punti. Si guadagnano 6 punti ogni 5 minuti, quindi l'onore, ragazzi, è diventato incredibile. Guardate qua, Albert Wesker è bello. Anche a te, Tazza, piace Albert Wesker. Dai, chi è che non piace Albert Wesker? Vabbè, tranne questo qui dei film, no. Quello qui dei film è una ciofeca, ma questo qua è pazzesco. Questo è pazzesco, Albert Wesker è vero, il personaggio, l'uomo con gli occhiali. McLaren sei Bulls? Vabbè, Bulls anch'io, ma Jordan, Pippen, Rodman, BJ Armstrong, Paxton, Cartwright, poi chi c'era? Ce n'erano altri, insomma, era una bella squadra, veramente, i Bulls bellissima squadra, assolutamente. I Bulls anni 90 è il top, non faranno mai più una squadra del genere i Bulls. Wesker tanta roba insieme ad Ada. Prova Tazza, prova onore anche te. Sì, so che ha fatto un film, ma non mi ricordo quale, perché io penso di averlo anche visto il film con Rodman. Iozzolino, chi è Iozzolino? I Bulls di Michael Jordan, leggenda. Ma erano bellissimi da vedere. Poi anche, dovete sapere, Chicago è una città molto legata alla musica. Chicago ha una scena musicale incredibile, specialmente rock. Chicago è una città viva, al blues, al soul, al jazz, al rock, a tutto, ragazzi. E quindi, insomma, rappresentavano lo spirito di una città così ricca, perché Chicago è pazzesca. Ecco, tu sei Liz, secondo me approverai, è un po' uno spoiler, ma ne faccio vedere Liz, signorina Lisa. La signorina Lisa è proprio lei che nell'intro del 14 di quello che sto facendo io adesso balla. Non è una ballerina, ma balla, danza sotto le cascate. È fortissima lei. Insomma, un bel personaggio, quindi sicuramente non disprezzerai, visto che tu hai un debole per le bionde. E Space Jam, finché mi vedrai ancora oggi. Ma certo, Matteo, anch'io. Sai che non ho mai visto il 2, per ora che ci penso. Dico sempre, lo vorrei vedere. Come sta fermo? Ma no, che cubo. Cubo no. Balla sulla cascata, che è più tranquilla. Ciao, Miccia. Che bella lei. C'è tanta compagnia. Grande leggenda dei Utah. Uja, scusami, Uja. Sì. Jack, io e la mia gatta che ti guardiamo. Ma non è gelosa se vede un'altra gatta che scolinzola? Ieri mi è capitato un video. Tanto posso dirlo che qua sta raccontando esperienze traumatiche. Boring. Sto scherzando. Che raccontava praticamente questa cosa. Un video della gara di agilità dei cani. Sono cani che fanno... Scusatemi, non posso saltare la scena. Non posso andarmene per molto. No, era su YouTube, te l'ho anche mandato, Tazza, te l'ho anche mandato. Un drago di Komodo. Praticamente cosa succede? Sono cani che devono fare il percorso, quei loro umani, e iniziano a fare vanno su e giù, fanno zig zag, fanno slalom. Alcuni cani si addormentavano sul percorso e perdevano attenzioni. Era fortissimo. Io sono all'epoca di Goonies, serie TV, college, ragazzi della 3C, di Tira e Molla. Tira e Molla mi dice qualcosa, solletico anche, però non ho presente onestamente. Andiamo subito. That sounds great. Non sali subito, vieni con noi. Okay, thanks. Vieni con noi. Vieni con noi. Wow. Meno male che ha detto io non vengo con te. Sorride. NJ è lo sportivo più grande dei tempi. Sì, ha fatto il baseball. Sì. Ragazzi, questo fa capire quanto la sua mentalità, quanto era buona. Cioè, ha vinto tutto nel basket. Dice, facciamo baseball. Ed era già bravo, non era ovviamente un campione a livelli delle leggende, ma ragazzi, aveva già il fisico per giocare a baseball. Ecco, solletico era su Rai 2, sì. Cazzo, sì. Perciò veramente immagino come se Messi dovesse andare a fare rugby, cioè, per carità, c'è gente che ha sfondato con la combinazione football americano, wrestling, ma wrestling è diverso dall'essere uno sport. Ad esempio Goldberg, discreto giocatore di football, grande wrestler, secondo me discreto come abilità, non è più mia.
non è più mia. Seems like forever since I was an Alliance soldier. Mi spiace, ma non siamo più lo spettro di una volta. Io di Vesbo non ci capisco nulla. È un po' lento, sì, un po' lento. Serie B. Ah, solo Serie B? Non te lo so dire, beh, Matteo, è un complicato perché loro hanno le franchigie, sai. Hanno le franchigie, Matteo. E di solito hanno una sorta di Serie A che sono sempre le stesse squadre tutti gli anni. Un coccodrillo marino, che bella idea. È impensabile quello che ha fatto. Se non smetteva 2 anni vinceva 8 di anelli. Se non smetteva sì. Anche se penso che i Bulls ormai erano invecchiati come squadra. Ad esempio uno come Rodman non poteva andare avanti dopo il 98. Aveva più di 35 anni, mi sembra. Cosa c'è? Doppia webcam. Ciao amici. No, ho sbagliato, volevo metterci il chat box sullo schermo. Visto che stiamo parlando, sono ottimista, sento un po' di ansia frustante. Sono ottimista. Ah, Gianni, sono ottimista, le diciamo. Ma che bella la collezione di navicelle che abbiamo là dietro. Guarda, qui c'è la gattina, La pubblicità delle mie figurine. Mi ricordo, le ho prese e ho completato l'album ai tempi. Parlo del 2006, 2005-2006. Avevo l'album completo. Sono morti in troppi. Ero dannata trappola. Cerberus planted intel to lure the collectors. Per 2 anni siete al tennis, mamma mia, io vorrei vederlo, Cioè, sai quante racchettate in faccia si piglia Messi a fare tennis? Vabbè, però ragazzi, la passione di Jordan era di essere il numero 1 in tutto. Ce la stava facendo, poi vabbè. È tornato nel basket, purtroppo ormai non poteva più inserirsi a Washington, non era una squadra competitiva come le altre, però. Per bere e ballare con Jacob? Potrei anche dirle di sì, ma... Sì. He's a good man. Sì. È un uomo solido. Cosa vuol dire un uomo solido? Messi che ma comunque sarebbe incredibile, lo so ragazzi, Michael Jordan ha fatto una cosa incredibile. Vabbè, ma sti abbracci così. Ha abbracciato più lei che il suo fidanzato, che non è fidanzato però. Chi si ricorda programmi TV tipo Cervelloni? Sì, quello sì, era pazzesco. Scommettiamo che il gioco dell'Oca, vabbè, Giochi senza frontiere, esatto. Io me lo ricordo Giochi senza frontiere, bellissimo. Sì, anche nel golf, sapevo che Jordan ha fatto anche qualche cosa di golf ed era veramente mentalità competitiva. Con quelli che dicono io posso perché, cioè, non lo so come, aveva il corpo allenato, la mente allenata, quindi secondo me, però ripeto, devi dedicare un'intera vita a uno sport per essere il numero 1. Guarda Aurora, è sempre una buona cosa quella, fa bene alla salute, anche se a volte può fare un po' male fisicamente quando ti fanno la pulizia dei denti, però dipende chi te la fa, ovviamente. Sei uno bravo. Nothing right now. Anything else, Commander? That'll be all. I'll be here if you need anything. Ancora un po', messaggi non letti, nessun messaggio. Va bene, io credo di avere ancora qualcosa. Samu, incredibile! Samu, abbiamo rifatto i punti onore, ho migliorato i punti onore, Samu. Un Federico Buffa è un grande, Federico Buffa è il miglior narratore sportivo che abbiamo in Italia, è uno dei migliori al mondo, veramente bravissimo Federico Buffa. Vedere i suoi video è sempre poesia, ripeto. Io sono diventato Gallagher, ero Barrett Wallace e sono Gallagher, come è possibile? Ah già, perché non ero più Barrett Wallace, è vero, era vecchio cosa. Ciao Samu, senza parlare del discorso delle scarpe Nike, le Air Jordan, non penso che posso fare la pubblicità perché magari su YouTube ti compaiono magari le pubblicità di qualche altra marca, ma le Air Jordan erano bellissime, le Air Jordan, era il sogno di ogni ragazzo avere le Air Jordan. Avere le Air Jordan è veramente il sogno, perché dicevi, ma queste sono le Air Jordan, non è che dicevi sono delle Nike, dicevi sono le Air Jordan, sono due cose diverse, cioè, capisci? Cioè, dici, ma queste sono le Air Jordan. Shepard, Voglio parlare di te. Have you got a minute to talk? later. Updating. No, questo qui è nervoso. We'll be here if you need me. Guarda Samu, sono d'accordo, perché secondo me quest'Inter è fortissima, veramente tanto forte, però il Napoli è stato più forte e non pensavo, ma veramente bella, veramente un campionato stupendo. Quest'anno sarebbe incredibile se la Roma tenesse botta per tutto l'anno. Se ce la fa, speriamo che ce la faccia. Non sono tifoso ma della Roma per niente, però se ce la fa sono felice. Un'aspettata. E lascia stare il discorso del rigore, perché tanto toglie anche il rigore e avrebbe comunque vinto 2-1. Vorrei continuare così.
Che poi puoi dire, voglio chiudere con te. Don't No, be è bruttissima sta concerned, cosa. Mr. Taylor. Just keep doing what you're doing. Vabbè, arriverà la scenetta fra di loro. You're teasing something. We've got a good. You're lucky you're so damn you. Sto bene Aurora, la Juve ha perso, la Juve, ma guarda, ci voleva perché ci vuole un cambio di allenatore, ma secondo me, io ripeto, la pagano sempre gli allenatori, ma sì, ci vorrebbero delle cose tipo abbassare gli stipendi ai giocatori, ragazzi, non è che deve essere pagare l'allenatore tutte le volte che succede qualcosa, l'allenatore la paga, è poverino, cioè, è vero che ha sbagliato anche lui, ma non è solo lui, dai, non è solo lui, ma chi se la beve la cosa che è sempre colpa dell'allenatore, cioè, dai ragazzi. Allenatore, quando sono i giocatori che giocano e non giocano bene. Allora adesso faccio una cosa poco bella, ma tanto ragazzi siamo qua che parliamo. Faccio giusto un pezzettino. È un pianeta ricco, infatti si vede. Spalletti non va dalle... Come mai Samu? Sai che farebbe bene, immagino, perché Spalletti è un grande allenatore, un grande tecnico. Spalletti potrebbe andare al Napoli quando Conte smetterà di allenare. Però in effetti per uno come lui, secondo me è veramente pazzesco poter allenare una squadra come la Juve. L'unico problema della Juve, ripeto, come ha detto il buon Simo, non Samu, ha detto il problema è la dirigenza. Cosa significa che la dirigenza è un problema? Che questi, a parte che non ci investono abbastanza soldi per una squadra che dovrebbe essere fra le top europee, assolutamente. Il Juventus, ragazzi, è la storia del calcio. Se i politici dimezzassero lo stipendio a 1.000 euro al mese, hai ragione, ma non devono farlo i giocatori. Deve essere una clausola che dici, state perdendo, siete sotto prestazioni. La pagate voi, con i vostri soldi. La pagate voi questi soldi. Scusatemi, siete voi che non giocate bene. Scusa, sono loro che non giocano bene. Politici è ovvio che non se li abbasseranno mai sti cavoli stipendi. È ovvio. Vlahovic 12 milioni. Vabbè, ma comunque il peggio era... Ho visto quell'articolo del New York Times che sembra incredibile vedere degli americani che ti scrivono di calcio in maniera razionale, ma che diceva il problema della Juve è il fatto che con Cristiano Ronaldo hanno investito troppo e si sono rimasti senza soldi. È vera sta cosa. Cristiano Ronaldo, ragazzi, grande campione, ma era in declino e comunque non era lui che faceva vincere la squadra. Ciao Moreno, che bello vedere il mitico Moreno. Io sono ancora raffreddato, ragazzi, mi scuso se non sono ancora messo bene, ma Milik con una gamba sola. Milik, sì. Vabbè, ma Vlahovic per me non li vale tutti quei soldi. Non so. Poi avrai i suoi fan, Tra un po' arriva Stefanino, che bello che arriva Stefano. Il buon Stefanone. Stefano Stafarro, come lo chiamo io, nel senso buono. O come Tino. Come stai Aurora comunque? Dai, fra un po' c'è la tua telefonata. Ti auguro buona fortuna. Ti auguro buona fortuna perché lei ha una telefonata importante dopo. E spero che vada bene. Tutto esonerato, quell'allenatore farebbe il caso della Juve. Vabbè, possiamo fare il sondaggio, Matteo. Matteo, non rispondete che faccio il sondaggio, Faccio il sondaggio. Va bene. Va bene, ragazzi, accetto la proposta e facciamo questo sondaggio. Allora, vediamo un po'. Però, vediamo se riesco a trovarli. Ah, poi. Spalladino Spalletti. Abbiamo Roberto Mancini. Ma Mancini, onestamente non voglio più vederlo. Raffaele Palladino, non è il nostro Raffaele. Abbiamo ancora Luciano Spalletti. Ma da dove viene quei risultati? Cos'era, Sky? Da dove vengono quei risultati? Fatto, ragazzi. Potete votare voi. Comunque per me Palladino non è ai livelli di Spalletti. Non lo capisco perché puntare su Palladino, ma vabbè, comunque ognuno ha i suoi gusti. Cioè, ognuno voti. Poi Samu. Abbiamo fatto anche noi il sondaggio, l'abbiamo un po' copiato da qualche altra parte. Gazzetta! E ringraziamo la Gazzetta per l'idea. Vabbè dai ragazzi, ma non mi servono più sti... Vabbè, faccio solo così, ma non c'ho più nulla da fare. Non mi interessa. Che poi fra l'altro pianeta povero. Non è neanche le risorse. Fiorentina, sì, vabbè, ai tempi la Fiorentina era una bella Fiorentina, anche c'è da dire. Mi manca la Fiorentina competitiva, secondo me è stata aiutata tantissimo. Io l'ho vista la partita della Fiorentina, ma devo dire, l'hanno aiutata, l'hanno annullato il terzo gol al Bologna, le hanno dato 2 rigori, vabbè, uno ci stava, ma l'altro non troppo. Cioè, non lo so, non sono molto convinto, devo dire, mi è sembrato che volessero veramente favorire la Fiorentina, ma sarà la mia impressione, spero, voglio sperare di essermi sbagliato io, però ripeto, inesplorato, che sei te? Che pianeta sei? Si chiama Uruz. Che bel nome, è un pianeta ricco.
Sembra giusto che l'ombra mi aveva una base vicino al pianeta ricco. Launching probe. Assolutamente inaspettato. Sinceramente piace come allenatore, ho pensato al Monza. Vabbè, al Monza, ma no, non è male, però ripeto ragazzi, qui stiamo parlando di, come dire, una squadra. Vabbè. Ma io dove c'è? Dov'è il portale galattico, scusatemi? Sarà qua. Devo prendere il portale galattico e andarmene da qua. Non lo trovo. Viola quest'anno sono messi male. No, la Roma è prima in campionato, non è messa male la Roma, dai. La Roma è messa bene. Osun, bisogna andare a Osun. Ah, è qua Osun, non lo trovavo. Osun, ecco qua, ci andiamo. La Roma non è messa male quest'anno, ragazzi. Cioè, la Roma quest'anno è messa benissimo, cioè, sta andando benissimo, cioè, la Roma. Lautaro cacciato fuori, a me non sta simpatico. Poi comunque, cos'è? È andato a attaccare bottone con l'altro allenatore, è andato a attaccare bottone con Conte, ma cioè, vedi, sono quei giocatori che si credono tutto loro, si sentono divini, intoccabili, pianeta ricco di ISO, wow, bella sta cosa. Ah, ma allora erano delle mappe, ho capito, erano soltanto delle mappe quelle che abbiamo preso, ma adesso non ci serve. Allora, noi dobbiamo andare avanti e fare una missione importantissima, ragazzi, che è indaga sul progetto Overlord. È l'ultima missione importante del gioco, poi si va in trama. La serie A a favore di Lautaro. Sì, vabbè, i favoritismi esistono. Lautaro è quel classico giocatore su cui puntano tutto, È inevitabile, ragazzi. Stiamo parlando di quello che ti fa un sacco di gol. Simpatico o non simpatico? A me non è mai stato simpatico. 2 gialli e fuori. Sì, si poteva fare, ma alcuni sono protetti comunque. Va bene, andiamo su questo progetto Overlord. Questa è una missione importante, come già detto, Pianeta simile alla Terra, però la Terra bisogna aspettare il terzo gioco. Vi prometto il terzo gioco, vedrete la Terra. La mia gattina è la Eiji, è la gatta loca, come la chiamo io, perché è tutta un po' mattarella lei, in senso buono. Allora, ci riprendiamo Jacob, che la volta scorsa abbiamo escluso, e andiamo con Tain, ragazzi. Team di 2 grandi, grossi e potenti. Ma che cosa c'ha? Che occhiali gli ho dato a quest'uomo? Fammi spostare la webcam di qua. Volevo tenerla qua la webcam, ma perfetto. Allora, Tain, possiamo dargli munizioni dirompenti. Ok. Jacob non gli posso dare nulla e lei niente. Andiamo avanti. Conte salta 3 giorni di squalifica. Mamma mia. 3 giorni è troppo. 3 giornate è troppo. Domani 18:30 più no al Napoli. Ma già non era mercoledì, è già domani, già di martedì. Già di martedì, ragazzi, pazzesco. Gavin Archer. Questa è una missione importantissima, oltre al fatto che ti dà un trofeo. Ma basta parlare. Allora, vi spiego qual è il problema. Si sono persi i contatti con la stazione di Cerberus del pianeta Ait. L'uomo misterioso ti ha chiesto aiuto per indagare sulla situazione. E poi abbiamo anche Firewalker da fare. La faremo venerdì. Ok, questa missione qua sarà già un miracolo se finiamo oggi. Sì, ma loro fanno un sacco di partite questa settimana. Secondo me è un grande sport per la competitività e il basket. Ti giocano anche 2 giorni di fila e si stancano tantissimo. L'unica differenza è che nel basket ci sono le sostituzioni e puoi tornare in campo anche dopo, riposi un po' di più. Invece nel calcio ti fai 90 minuti o quello che devi fare. Sì, Atalanta-Milan sì. Mi chiedo cosa danno su Sky Now TV, quali partite faranno vedere. Chiuso nella stanza. Ah, la IA è impazzita! Questa missione è importante, mi hanno detto. Sembra legata a Mass Effect 3 sta missione. Molto bene. Lo vedo. Accesso negato, lo so. Ci dobbiamo tornare qua dentro. Forza Atalanta domani contro il Milan. No, forza... Vabbè, io tiferò Milan ovviamente, per ovvie ragioni. Mi sembra ovvio. Domani, però è interessante, ragazzi. È interessante. Any long, the rhythm of the music, and it's strong. Don't fall into the dark, to the
Leonardo! Alla fine Leonardo, che personaggio ti è uscito con onore? Leonardo, chi sei oggi? Io mi scuso ragazzi se intanto ho dei momenti di fastidio perché ho mal di testa, ma sapete già. Distruggi l'antenna. Bellissima sta missione, bellissima. Ma mi ha chiuso qui dentro. Ma io come non ne dà ritmo. Grazie Raffaele. Bellissimo nonnetta. Abbiamo qui l'antenna gigante. Eccola, l'IA è impazzita ragazzi. È impazzita. Pensate che può succedere nella realtà una cosa del genere? Può succedere nella realtà? Sarebbe spaventoso. Barry Barton. Urca, vuoi vedere chi è? Già, prima eri Hank. Adesso sei invece è appena passato. È un personaggio importantissimo. No, prima eri Rebecca Chambers, vero? Perché adesso si guadagnano più punti. Barry Barton è incredibile ragazzi. È un personaggione che c'è dai tempi dell'1. Ed è secondo me la leggenda del gioco. È una vera leggenda. Era un personaggio incredibile di Resident Evil. Eccolo qua nel filmato originale. 38 anni. Era un grande, veramente un grande. È ancora un grande, spero di rivederlo in qualche altro gioco. Veramente un mito. E si dice che YouTube voglia rimuovere i video fatti... Ma guarda, Andy, mi sembra strano. Però è vero che... Perché ce ne sono troppi. Ci sono troppi di questi video. Per me, alcuni sono spazzatura, altri sono fatti bene, ma alcuni sono proprio spazzatura, alcuni sono proprio delle robe banalissime. Avete presente quei video motivazionali che dicono ti rivelo un grande segreto? Ma che segreto ti rivela? E girano 40 minuti con parole logoroiche attorno allo stesso argomento. Quelli per me sono proprio brutti. Sono proprio dei video inutili. 40 minuti buttati a vedersi gente che dice adesso ti racconto il segreto della vita, dell'esistenza. Ma non ti dicono niente. Sono logoroiche frasi gettate dalla IA con qualche mistero. Non c'è nulla. È impazzita questa IA. Oh no! Arrivano i Get. Mannaggia i Get. I Get ragazzi dite per passare. Ma non è che sono proprio truffe perché non ti chiedono nulla. Ma sono video che non hanno né capo né coda. E la gente pensa che sono delle cose importanti. In realtà sono video tutti uguali. Che ne fanno anche tanti, un centinaio di video. E ogni di questi video sarebbe un video che ti insegnano nella vita, avere successo. Ma è arrivata la IA a vivere la vita, sì, è arrivata la IA. Però ovvio che YouTube, d'altronde come azienda, Google come azienda che fa uso di IA, anche ingente, non può essere contraria all'uso di IA. Secondo me è impossibile che sia contraria, perché voglio dire, Google la usa, la IA. La vedete, ogni volta che fate una ricerca a Google, vi appare qualcosa fatto con la IA. Gemini. C'ha la traduzioni incredibili, su quella è una cosa fondamentale. A me ragazzi, come youtuber mi ha cambiato anche la possibilità di poter tradurre i miei video in altre lingue, veramente, perché posso conoscere persone dall'altra parte del mondo e aiutare e rispondere e comprendere quello che si dice, e per me è fondamentale. Tipo, ho fatto conoscere venerdì, è il miglior intrattenitore a parlare di galline, mi tiene per ore. Esatto, grazie Samu. Come va questa scuola? Come va quest'anno scolastico, Samu? È più difficile quest'anno rispetto allo scorso? Giusto per sapere com'è stato questo inizio. Tu sei stato anche male. Su Porne arrivano le capocce gialle. Sì, era vera la notizia dei Simpson. Era vera. Lo sapevamo che era vera. C'era il leak una settimana fa. Bene al momento. Quindi insomma, faranno vedere la partita. No, cioè, sto scherzando, la partita al pomeriggio. Tardo pomeriggio. Ma insomma, meno male Samu. L'importante è che ma secondo me poi ti caricano nei pressi. Il problema della scuola è che le verifiche ti caricano tutto nel periodo prenatalizio. Tipo, arriva il 18 di dicembre e ti bombano la settimana di verifiche senza fine. È una cosa tipica della scuola italiana, il tipo
Ma facciamo un'idea innovativa, facciamo le verifiche prima del Natale. Bello! Non ci ha pensato qualsiasi professore, tutti lo fanno, tutti. Lo fanno tutti, È una cosa terribile. Ho detto, cavolo, ma siete proprio geniali, innovativi, lo fanno tutti. È abbastanza da fastidio. Sì, perché quei periodi, tipo anche prima della Pasqua, è la stessa cosa. Ma che posizione ha la testa sta persona? Cioè, ragazzi, non ci riesco. Cavolo, è un po' come quando vai dal barbiere, e ti dice distendi la testa. Così. È una roba un po' terribile, insomma, è un po' inquietante, non così tanto. Frogger, lo conosci, Andy, il gioco Frogger? Lo conosci? A maggio, sì, vabbè, maggio perché è proprio alla fine. Ma tu quest'anno mi sembra di capire che quei 18 anni sei solo al 4º anno, non sei già al 5º. La rotaia di Resident Evil 4 questo. Allora sei più tranquillo. The clear line of sight. Tight, fa pensare a un'altra cosa. Ok, benissimo, comunque, si avvicina. Eh sì, allora, c'è ancora un anno sabbatico rispetto a quello dopo. Il 5º anno è quello più tosto, ma più che altro perché io l'ho detto al mio amico Alex, che ha fatto la maturità lo scorso anno, e Alex mi ha detto, ma c'hai ragione. Gli ho detto una cosa, che il 5º anno, 8 aprile, Samu lo festeggiamo insieme. Che giorno è 8 aprile? Se è un sabato faccio la diretta solo per te. Sappilo, 8 aprile è mercoledì. Allora, Samu, potrebbe esserci una bella sorpresa in quel periodo. Sì, no, superiori, ma superiori, il 4º anno, superiori, certo. Samu è moderatore, non metterei mai un ragazzo delle medie come moderatore, non lo farei mai. Ragazzi, ci vuole una certa maturità per fare il moderatore, perché affidi praticamente il canale a una persona e sai che quella persona lì deve essere abbastanza matura. Possono esserci dei bravissimi ragazzi giovani, ma rispondendo onestamente al sondaggio vorrei Spalletti. Certo, sì, onestamente, certo, Samu. Non sono i sondaggi fuffa questi. Assolutamente, onestamente. Ricominciare, dico Palladino. Palladino. Poi vorrei vedere la Juve che fa come in questa canzone. Come fa in questa canzone qua. Sale. Esatto, Samu. Che poi io cerco di non far pesare la moderazione a nessuno. Non dico, ragazzi, dovete passare, no? Sale, tapparella lì su. Scende, si torna giù. Sale, tapparella lì su. Scende, si torna giù. No, sono abbastanza di buon umore perché sono tornato a sentirmi con una mia amica che per me è una persona a cui tengo molto come carattere, anche se abbiamo avuto un'amicizia abbastanza difficile, però sono contento perché è un'amicizia a cui tengo, particolarmente, perché ci sono delle amicizie che sono importanti secondo me nella vita, persone che senti che sono tuoi simili, e allora sono contento perché comunque è importantissimo secondo me. Amicizia è una cosa importante. Grafica e comunicazione. Le comunicazioni sono disturbate. Qua era prima che la IA iniziasse a prendere il controllo. Queste missioni ti fanno capire un possibile futuro con le IA che vengono usate male. Non dovrebbe succedere tecnicamente, però se dovessero accedere al nucleo di una IA, se non ci fosse la sicurezza necessaria, sarebbe un danno per tutti. È quello che sto dicendo, non che le IA siano cattive loro, assolutamente. Ma questo l'ho scelta come scuola, stimola parecchio. Sì, ma anche a me piace. Poi tu, Samu, sei una persona empatica, hai bisogno anche di creatività. Persone empatiche, persone che arrivano a capire le altre persone. Si può dire a toccare l'anima delle persone, non voglio usare una frase così spirituale, però diciamo hanno bisogno di elementi creativi nella propria vita per stare bene. Senza creatività si sta male. Perciò sì, bisogna essere creativi, è un modo con cui si sfoga questa empatia, che si sviluppa anche. La creatività fa tutto, veramente. Al 5º anno l'esame orale è abbastanza facile, lo scritto in italiano, gli stessi temi. Sì, ma dipende, è vero sta cosa, però è vero. Esce il nuovo Halo. Sì, ho sentito, c'era... E stavolta esce anche su PS5. Stavolta veramente. Halo ormai ha abbracciato il marchio Sony, oltre a Microsoft. Non mi dispiace come cosa. Con cui ti descriveresti tu un aggettivo
Ma se devo buttarlo così, io mi sono sempre descritto come sognatore, un sognatore, perché per me sono sempre stata una persona che ama sognare, ma non solo per l'amore per i sogni, ma proprio perché sono una persona che non posso rinunciare, tra l'altro, ripeto, con sta coda qua che mi spunta dal cappello, non posso proprio rinunciare ai miei sogni, perché mi ricordo che ebbi questa discussione molto brutta con mio zio, che non lo sento più, non lo vedo più, e mi disse, e io gli raccontavo, ma sai, sto scrivendo tanti bei progetti, e lui, abbandonali, sei adulto, lascia perdere, i sogni non portano da nessuna parte. Oh, vabbè, distrutto. Io insistevo, intanto guardatevi queste immagini che sono pazzesche. I sogni sono importanti nella vita, ragazzi, non si può mollare. Certo, Raffaele, arriva su PS5, promesso. Parola di Jack. Anzi, probabilmente c'è già. Cioè, non c'è già uscito, intendo. Probabilmente c'è già il pre-order, non lo so, ma secondo me c'è già il pre-order, un secondo che lo trovo. No, lo trovo, sono finito io, perché ho il mio faccione davanti. Dav, è già iniziato, c'è già su Sky, c'è già la prima puntata, Dav, c'è già la prima puntata, Dav, ho già visto l'intro, su Sky Atlantic, l'ho già visto, Dav, non tutta, ma l'ho già visto. Bacio di Dama, è partito benissimo. Eccolo qua, visto Raffaele che c'è, puoi metterlo nella lista dei desideri, ecco qua, Half-Life, sì, ma che poi a me piace, cioè io sono fan di Pennywise il Clown, non fan di quello che fa, ovviamente è un mostro, però mi è sempre piaciuto quel personaggio. PS5, bello Halo, dipende, vediamo com'è sto Halo nuovo, molti dei vecchi programmatori si rifiuteranno di giocarlo, ma vabbè, vediamo com'è, ma secondo me sì. Vabbè, va bene, dai, ovvio. Vedi dove vuoi, io se lo vedi dove vuoi. Mica dico, devi vedertelo lì per forza, non ci guadagna nulla, quindi. Non è che Halo ha presentato PS5, la fanno mai che la PC ho preso un Dot Ut Des. Che vuol dire Dot Ut Des? Che senso, Andy? Ma Halo, a me piaceva Halo per una cosa, la morte del marchio Xbox, sì. Ma ragazzi, pensate quando sono morte le portatili, tralasciando Switch, Nintendo che si può ancora usare portatili, ma non è quello. Vabbè, ho capito, ma certamente. Ma io ho già visto un pezzo oggi, prima di andare in live, e devo dire, l'atmosfera è bella, abitazione del 62. È un anno che per me ha un grande potenziale. Violazione IA. Cosa fantastica, veramente il potenziale per una serie nel 62 è altissima. Quello non l'ho ancora visto, ne ho sentito parlare sia bene che male di quella serie, però veramente devo vedermi Monster la terza stagione, perché la storia di Ed, non dico il cognome perché vabbè, ha fatto cose brutte, ma vabbè, signor Ed, che non è il signor Ed, il nostro signor Ed, ma è di Ed, la storia di Ed, che veramente è molto macabra, e assolutamente per me è una di quelle storie da vedere. Quella di Dahmer è un'altra serie ancora, si chiamava proprio così, ma Monster è quella di Ed, con la E. Ok. È una storia drammaticissima e ha ispirato Psycho, quello di Hitchcock, ha ispirato anche probabilmente altra roba, perché era veramente una roba assurda, l'interface, per intenderci. Sì, ma mi ammazzano questi. È pazzesco, cioè veramente, pensate, cioè io, che poi ripeto, la cosa più brutta è che una volta l'ho sognata sta persona, 3, 4, 5 volte l'ho sognato che gli parlavo insieme. OD è pazzesco, Matteo, ma spero che OD sia anche non solo su Xbox, che sia un po' ovunque OD. Cavolo, OD, ragazzi, io voglio giocarlo, è bellissimo deve essere. Sì, ma non è bello che scappano da Microsoft, non è bella sta cosa, non è per niente bella. Alla fine, da Microsoft, voglio dire, ha il mercato anche dei PC, non è roba da poco conto, visto che è il mercato più vasto che c'è. Non tutti prendono le console, ma molti hanno il PC. Come stasera Hit, ma chi l'ha vista? Sky Atlantic, era già uscito, Dav, c'è già la puntata, è già uscita in giornata, cioè l'ho visto in on demand, perché io ho Now TV, che ho il mega sconto praticamente, pago 10 euro, ho
intrattenimento e cinema compreso, 10 euro e zero pubblicità, quindi ho quello sconto lì. Non voglio fare pubblicità, però ripeto, l'ho visto e ho visto solo, non tutto ancora, però ripeto, quale film di It, Andy? Cioè quello storico, quello vecchio con quell'attore là che faceva morire da ridere, era incredibile. Vabbè, certo, era spaventoso. Era come un film televisivo quello vecchio. Poi quello che ha fatto con Bill Skarsgård a me aveva un po' deluso, onestamente. Mi aveva detto ma è un capolavoro, va a gusti. A me non è piaciuto così tanto. Ah, quello vecchio, quello con Tim Curry è un film molto giocoso. Cioè diciamo che è tutto merito dell'attore lì. È un attore veramente che ci giocava con quel ruolo, va visto un po' come una sorta di comedy. Alien, tecnicamente è considerato il miglior film horror di sempre, cioè a me piace Alien, però non è il mio film preferito. Per me rimane il mio preferito horror, rimarrà sempre Halloween per me è bellissimo. E questo qui che mi ha fatto fuori. Vediamo se posso usare questa abilità chiamata violazione IA. No, ma un missile sulla faccia mi è arrivato. Non sono messo molto bene. In questo gioco si muore. Gangs of Milano, sai che me lo sono perso? Io conosco Gangs of New York, ovviamente. Sto provando. Non funzionerà mai. Ce l'ho fatta! La prima volta che sconfiggo un nemico a craniate. Ah, era legato blocco 181, ok. Carrie era quella ragazza. Quello era con John Travolta, c'era pure, faceva il fidanzatino. Lo so, bello Carrie. L'originale, non il remake, faceva schifo, ma l'originale era un film. Vabbè, ma parliamo di Stephen King, per questo. Roba nei suoi romanzi. Stephen King. Ah sì, sono incredibili. Carrie. Lo so. Ripeto, dovremmo fare un watch party Halloween e venerdì 13. Sì, sarebbe da fare, sarebbe da fare, cavolo. Sono sempre film che rivedo volentieri io. Venerdì 13 li ho rivisti tutti, li ho rivisti di recente, 2 anni fa. Tekken 8 no, Matteo, devo comprarmelo però poi Tekken 8. Io sto pensando di riscaricarmi il 7 che ce l'ho e vedere se ci sono offerte sui DLC. Vorrei finire di prendere i DLC del 7. Io sai che l'ho detto anche nel video, non sono d'accordo, nell'ultimo video l'ho detto, non sono d'accordo sul fatto che devono esserci tutti questi DLC personaggi storici. Finché mi metti in Noctis di Final Fantasy XV, ok, me lo metti come DLC, come Mortal Kombat, mi metti in DLC, mi metti dei personaggi che non sono principali, ma tu mi vai a mettermi Eddie Gordo. Come stai Moreno? Che bello vedere il mitico Moreno. Baila Moreno, incredibile. A proposito, Zucchero è ancora un grande cantante. Parte 8, l'incubo a Manhattan. Non hai mai visto quello nello spazio? Non hai mai visto quello nello spazio di venerdì 13? A me è piaciuto quel film. Tutti lo odiano, ma in realtà per me è un film pazzesco. È una sorta di Alien che non si prende sul serio. A me fa morire da ridere quel film. Mi fa spaccare da ridere. L'8 è molto meglio. Sì, l'8. Ma allora il 7 più che altro è una bella trama. Senza fare spoiler, al finale della storia di Kazuya e Yachi, cioè praticamente è la battaglia finale, è proprio la battaglia finale, quella che tutti volevano vedere. No, mi sa che non devo andare di qua. Ah, boia, ho sbagliato strada, probabilmente qui dove vengo. No, ma qui da dove vengo? Ho fatto tutto il giro attorno. La sfera e il cubo di film horror. Sì, è vero. Ci sono questi film. Armor King come DLC. Ma anche Eddie Gordo, ragazzi, per me Eddie Gordo è un personaggio che non puoi mettertelo DLC. E lei è un altro personaggio che non puoi mettere come DLC. Ma ragazzi, ma lei è il poliziotto di Hong Kong, non può non metterci lei come personaggio giocabile, ma è una follia, è veramente una follia. Anzi, facciamoglielo dire alla persona giusta la parola follia. Lui lo dice meglio di me. Forse devo salire sulla scala. Capito dove stiamo? Capito che siamo nella follia? Siamo nella follia! Mamma mia, Richard Benson, ragazzi. Personaggione, ma era anche un grande esperto musicale. Non era solo personaggio arrabbiato. Era veramente una grande persona, Richard Benson.
Distrugge i condensatori. La mia pancia fa mi mancava. Esplosioni mai viste. Arrivano anche loro. Devo distruggere i condensatori. Che poi cavolo, nel futuro hai ancora i condensatori grossi così. Che futuro, ragazzi. Esponi condensatore, esatto. La boom boom. Ecco qua. Boom boom lo fa anche questo, non solo la pancia. Comunque il più grande miracolo dell'anno, sapete qual è stato per me? Lei, la gatta Wise, se la vedevate a fine luglio, era quasi in fin di vita, era scheletrica, non voleva mai star su, era veramente messa male. Adesso invece è una gattona che si è ripresa e è tornata quella di una volta. È un miracolo, perché veramente pensavo di perderla e invece è finita bene con lei. Uno di quei pochi casi che finiscono veramente bene. Ah, dai, lanciamo una granata, non ce l'ho la granata, no. Questo Gat è pazzesco. Devo farmi aiutare dai miei. Attrazione. Funziona. Funziona sempre attrazione. Ah, ecco qua. Come stai, Raffaele, comunque? No, è morto Giacomo. Ok, lo riportiamo in vita. Giacomo, che è iniziata una relazione romantica, ma non è ancora iniziata, cioè non è ancora partita ufficialmente, cioè sta iniziando, potrebbe ancora. Ecco, mi ha fatto esplodere. Ma non penso che sarà una missione tanto breve, questa. No, sì, Matteo, io l'8 voglio comprarmelo e giocarmelo e sto valutando seriamente di rifarmi l'intera storia di Tekken 7 e più avanti, quando avrò l'8, anche farmi Tekken 8 e portarlo su YouTube, sempre come formati registrati, perché come live ci si distrae un po' mentre si picchia. Come on, I'll explain. Scusatemi se bevo spesso, ma ho mal di gola. E bere fa star meglio, assolutamente. È finita la prima parte della missione, non è finita la missione. Grazie Leonardo. Visto Leonardo che mese. Sono contento, ripeto, del lavoro fatto con i punti onore. Secondo me vi piacerà a tutti perché si guadagna più velocemente. Tanto ci sono tantissimi rank. Potete anche sbirciare il prossimo. Questo esempio Galaga è la storia dei videogiochi, diciamo, l'epoca arcade. Si identifichi, va che gentilezza, come si chiama lei? La collection Street Fighter, quelle Mortal Kombat pure io. Quella di Street Fighter io ti avviso che è difficilissima, l'ho giocata su PlayStation Plus, ma è una cosa veramente clamorosa, Andy. Cioè, nel senso, sono le versioni arcade, quindi quelle mangia gettoni, perciò sono molto più difficili rispetto ai giochi usciti su console. Te ne accorgerai se la giochi. To gain influence over the Geth by interfacing a human mind with a VI. The results have been less than satisfactory. Avete ottenuto dei risultati. It looks like some progress was made. Yes. Sì. Even amid chaos, there are lessons che muore. Ne conosci bene, Andy? Sì. My brother, David, volunteered to serve as a test subject, but his mind couldn't. Ah, Dava, hai messo la foto della gatta, bellissima, l'ho vista adesso. La foto della gatta che hai messo. Seizing control of any technology he finds. La gatta nera, That's why che you had to bella. destroy the dish. Imagine if his program got off. Come il mio Neve, che avevo Neve, adesso non c'ho più. Ci giocai sul cabinato degli anni 80, sì, quel periodo lì era pazzesco. Che conseguenze avrebbe? What's the worst case scenario? Tolgo la chat dallo schermo perché... Apocalypse. Every machine, every weapon, every computer could be turned against Non ho us. bene. If he hit the extra. Da buon furbo ho tolto la webcam, però vabbè. Infetta. How does he take control of electronics? This is a hybrid intelligence the likes of which I've never seen. I don't know where the man ends and the machine begins. Disattivarla. How do we stop him? David, the VI Davi? fortified itself in the main Ha un laboratory nome? at Atlas Station. It's in lockdown now. È in lockdown.
C'era un gioco che si chiamava Colorado, con un personaggio che si chiamava Paco Loco. Colorado, era un gioco. You need to manually override security from our facilities in the Prometheus and Vulcan. Il cibo non è la mia stanza. Ah, la tua gatta, guarda, hanno un carattere a volte. Alcuni sono proprio affettuosi, altri sono proprio... Devi dargli da mangiare per attirare l'attenzione. Ne ho uno anch'io così. I'm the only one left. Sono l'unico rimasto. Grande my Arcio. authorization, but you'll have to manually reset the other two yourself. And what happens if I have to kill your brother? Va bene, chiudo il sondaggio e Let's vediamo just cosa hope avete it doesn't come risposto. to that. 11 voti. Pari merito Mancini, Spalletti, Paladino all'ultimo posto. Beh, facciamo che lo posto il risultato su Telegram. Sapete che sono sempre su Telegram. Prometheus Station is a crashed Geth ship full of dormant machines. Interessanti i vostri voti. Ok, perfetto, qualcosa qua. Approfondisci. Stazione Atlas come quella reale che si sta avvicinando al Sole. Pazzesco, E dovrebbe arrivare domani, vicino al Sole. Passa dietro il Sole domani là. Cometa Atlas. Va dietro il Sole, sparisce e si rivedrà a dicembre. Pensate voi. Incredibile. Tell me more about Project Overlord. We wanted to turn the Geth's religious impulse into a weapon. When we saw Western in 2D verticale, ora lo cerco. And if a proper figurehead was created, a virus with a face, if you Sì, lo vedo. C'è. Hai ragione, l'avevo anche visto, mi sa. L'avevo anche visto. Guarda questo qua, vero? È questo qui Colorado. Del 90. Sì. Guarda, che bello però. C'erano i nativi americani, i protagonisti erano un nativo americano. Che bello. Vabbè, questo qui non c'era niente, però. Bello. Era Horizon. Grande. Dai, Andy con calma. That's an ambitious undertaking. Goditi il viaggio, che è sempre una cosa più bella. Victory without casualties. Il viaggio ti porterà a grandi risultati, Andy. That was the plan, anyway. Tu sai che io sono tuo fan, Andy, perché sei una brava persona e hai molto senso dell'umorismo. Esatto. Bello Colorado, molto amicoso, sì, fa molto effetto Amiga 500, esatto. I'm heading out now. Raggiunge le stazioni Vulcan e Prometheus. Oh no, quanto sono lontane. Ma i miei compagni sono spariti? Hanno fatto un pop-up all'improvviso. Sarà che un DLC sarà meno curato del resto. Bene. Individua le altre stazioni. Interessante sta cosa. Ragazzi, che bello. Si chiama Vulcan e Prometheus. Già, perché è l'isolamento. È strano, è incredibile. Questo ti fa capire uno scenario cosa succederebbe se una IA impazzisse o venisse preso il controllo. Ok, esci dall'area. Ok. Allora. Dobbiamo andare nelle due stazioni qua attorno. Sarà una missione lunga, come già detto, sarà una missione lunga perché ce n'è di roba da fare. Immagino che bisognerà fare la stessa cosa delle parabole anche di là. Ma poi alla fine, secondo me, sono quelle missioni importanti. Bello! Finalmente usiamo questo. Ha preso il controllo della sicurezza. Ma devo ammettere che mi piace, poi nel gameplay. DOS, Amiga, Atari ST. Ah, ok. Vabbè, l'Atari è storico, così io ero sempre del team Amiga, ero del team Amiga, ragazzi. Un giocatore del team Amiga. Ma con L2 posso sopportare. Mi piace. Ma questo fa un po' Halo. Questo è sempre per dire, come il Terminator con Skynet. Esatto. Skynet era stata creata per delle valide ragioni. E poi a un certo punto è diventata rogue, come si dice in inglese, ovvero ribelle. Ok, Vulcan Raven, quello di Metal Gear Solid. No, non c'è niente. Va bene.
Ok, dobbiamo fare 2 stazioni. Però devo dire, come missione, come struttura di missione mi piace. Allora, visto che dobbiamo fare roba cibernetica, troviamoci un compagno che abbia abilità utili per noi. Alla fine Tali, mi sa. Tali per forza. Qualcuno con poteri. Preferisco Miranda. Miranda. O anche Jack, che è una biotica. Attrazione ce l'ha già Tali? Vabbè, allora sì. Possiamo mischiare Tali e Jack. Ci sta. Tali e Jack. Che team. Fonte Bobby Games. Ok, certamente. Allora, vediamo questa qua, l'onda d'urto. Sempre carina Jack, a me piace tantissimo. Non so perché mi è sempre piaciuta così tanto. Forza di impatto, più è potente meglio è. Spaziamo via tutto. Iniziali formanti poi. Lei invece posso fare assorbimento energetico. Assorbimento energetico. Le barriere cinetiche dei nemici. Pazzesca. Che team, ragazzi, che team. Eccolo, c'è qualcosa di strano in sto pianeta. È tutta roba controllata dai nemici. Ed è la prima volta che la gioco, questa espansione non ce l'avevo su Mass Effect 2 originale, quindi per me è nuova. Non l'ho mai vista. Non so nemmeno cosa succede. Anche l'ombra non sapevo come finiva. Perciò tutta roba che mi sto godendo bene. E ci premierà con un bel trofeo. Alla fine. Zona piena di lava. Mi piace. Mi ricorda quel pianeta di lava del primo gioco. Bravo Jack, intelligente. A quanto pare devo prenderlo questo missione. Ma devo dire, mi piace come idea di missione. Cioè, finalmente si usa un po' di roba, un mezzo. Visto che il problema di Mass Effect 2 era quello che arrivi dall'1 che il mezzo era importantissimo e qua invece no. Ma prima di andare di lì, preferisco andare a vedere cosa c'è qua. Cos'è sta roba? Oh. Non posso assorbire in qualche modo? Triangolo? Non capisco. Pensavo fosse... Cosa posso fare qua? Preso? Ah, è per mangiarsi di iridio. Wow. Che bello. Che bello però. Mi piace sta cosa. Ok, qua salvo. Non posso. Devo passare su questi pezzettini, questi asteroidini, ragazzi. Mamma mia. È veramente assurdo, però è bello. Bene, e ora? Ah, passo da qua. Ripeto, è particolare, è un gameplay unico. Non è una roba che vedi nelle altre missioni. È esclusivo, questa parte è veramente bella. Anche perché non l'abbiamo mai fatta così. Andiamo avanti. Moby Games, guardate, un bel sito per ricercare giochi sul retro gaming e cose varie. Per sapere informazioni. E ho citato un sito importante. Ciao Mica, che c'è? Guarda di là. Apriamo la porta. Mica? No? Ma che giro fa per venire da me? Che giro fa? Vabbè, non vuole stare da sola, Sa che ci siete voi e tiene compagnia. Che brutto però adesso che usa accendere la luce. Si vede che è tornato di nuovo l'autunno, quello proprio meno piacevole. Questa è la parte dell'autunno che mi piace di meno. Loki. Vediamo come va. Secondo me sarà anche una bella missione. Comandi valvola, va bene.
tutta gente morta. Sono morti. Sono tutti morti. Non ne va mai bene una. Registro di ricerca, cioè. Aspettate che apro la porta. Allora, amici. Ok, finalmente ci siamo. Va bene, vediamo questa valvola cosa fa. Bypass, niente. Sbagliato? Bene, molto bene. Esploso tutto. Facciamo. Ok, finalmente. 1, 2. Questo no. Perfetto. Direi che non ci sono problemi con questo. Alla fine quando ne fai tanti dopo un po' ti stufano come sistema. I primi sono belli. Oh, che bello, facciamo l'abbinamento e dopo. Ok, questo ci serviva proprio per andare su. Che bello segno, eh. Non promette nulla di buono sta cosa. Nulla di buono. Va bene, dobbiamo tornare indietro, mi sa. E riprenderci il nostro veicolo. Ti fa capire quanto veramente questo. Che poi ovviamente cosa succederebbe se una IA prendesse il controllo, diventasse così potente? Diventerebbe il signore dell'umanità, proverebbe a diventare un signore, cioè proverebbe ad aver controllo sulle persone, non dico che ce la farebbe, ma ci proverebbe. E sarebbe spaventoso come cosa. Dimostrerebbe il potere che ha. Però noi umani non ci arrenderemmo, cercheremo di combattere, poi non si sa come finirebbe. E bisognerebbe tornare indietro a livello tecnologico, isolare le reti, e non sarebbe affatto facile. Diciamo che sono le grandi minacce del futuro che oggi non esistono. Carina questa cosa. Penso che devo andare lì. Non è proprio facile come sembra. Speriamo. Sono arrivato. Fa tanto effetto alla griglia. Andy, quando ti fai la grigliata, la bistecca la cuoci così. Veramente. Effetto, te la facciamo la grigliata. No? Non va bene sta valvola. Ma dai, è solo una spintarella, dai. Infatti non è un problema. Iridio? La tipica grigliata di alieno, esatto. Adesso abbiamo le cose buone qua. Sono contento per Resident Evil 3. Vi posterò poi anche il video. Penso che devo andare su, non so in che direzione devo andare, penso che devo andare verso l'alto. Posterò, vedete. Non posso andare di qua. Fa vedere? Urca, brucia. Brucia mica poco. Dai. Resisti, non brucia. E vabbè, ma non vale, Questa. Sì, è giusto. Che strada strana, veramente, che strada strana. Ma cavolo, ma è così fragile sto terreno, t'appoggi, si rompe. Vabbè, siamo sulla lava. Terreno lavico si chiama, ecco, il termine, diciamo, roccia lavica. L'avete sentito sicuramente se avete giocato a Minecraft. Roccia lavica. Ma no, è tutto chiuso. Ah no, vabbè. Ok. Vediamo. È sempre più avvincente, Non so, ripeto, è una missione particolare, soprattutto hai quella sensazione di novità, di qualcosa che non avevo mai fatto, e mi sta piacendo. Vediamo. Avrà delle conseguenze sul 3 sicuramente, su questa missione. Valvola, di nuovo. Lo sapete già, l'abbiamo già vista sta cosa. Ok, è andata anche questa. Non penso che riuscirò a finirlo già oggi questa missione qua, perché abbiamo un'altra stazione oltre a questa da fare, e poi ci sarà il gran finale. Datapad, questo mi piace. Crediti. Ma cosa succede qua? Esplode tutto.
Fantastico. Ma che bella missione allegra proprio, eh? Container esplosivo. Oh, mi piace questo. Okay. Cos'è? Kit medico. Sempre utili, ragazzi, sempre utili. Non si sa mai. Penso che dovremo combattere. Si stanno preparando. Infatti, ecco qua. I Loki. Per me è veramente un gran titolo questo, un gran titolo. Passo una bella serata a Brobo, una live con Mass Effect che poi metto domani in terzo. Sì, devo recuperare anche il resto. Un saluto a Samu, Dave, Tipi, Leo. Grazie. Grazie Andy, gentilissimo, un abbraccio a te. Ti faccio ancora uno shoutout, ti faccio ancora uno shoutoutino. Aspetta che devo posare il controller. Ti faccio lo shoutout, Andy. Grazie ancora. Sicuramente sarà un piacere, Andy. Sarà un piacere recuperare la serie. Un abbraccio a te. Eccoci. È sempre un bel progetto, io amo GTA, quindi. Vabbè, ma è ovvio. Ma si fa a non amare GTA? Si fa a non amare GTA. Beh, c'è anche chi non la apprezza, però. Guardate, è ancora. Ma mi è saltato addosso a me! Questo non era un buon modo di scappare. Scusa, sono molto ripetitivo come armi usate, ma sono così comodo. Con questo fucile. Oh, morta! Devo rifar tutto. Ai. È andata proprio male questa. Devo ripartire da qua. Bruttissimo. Leonardo, come va? Visto? Leonardo, prova ancora onore. Stai... la grande avventura dello sbloccare personaggi. Tutti... Devo rifar tutto un'altra volta. Ok, è andato. L'importante è che stai bene, Leonardo. Anche questa settimana sarà speciale. Avete visto il programma? Iniziamo The Last of Us parte 2, perché l'avevo già giocato un pezzettino, però c'era molto casino quella volta, voglio giocarlo in maniera narrativa, perciò senza voci in sottofondo. Domani invece ci sarà Final Fantasy, domani ci divertiamo. Noctis di Final Fantasy XV, vedi? Stanno uscendo personaggi che prima non avevi, Leonardo, vedi che... stai salendo sempre di più con la classifica. Nuovi personaggi, nuove avventure, insomma... Spero che ti diverti, almeno Leonardo non sei sempre il solito close drive, anche se lui per me è il mio preferito, però. Questi mech mi hanno fregato prima, pensavo di averli battuti, ma non c'erano solo loro, c'erano anche quelli che volano. Quando vengo qua arriveranno. Eccoli. Sono terribili questi qua. Sembrano dei poliponi volanti. Polipi che volano. Di nuovo mi sta mettendo alle strette. Se uso la mia abilità? Non gli faccio granché, hanno gli scudi. Chi è? È arrivata una gatta intanto, sento bussare. Vado a vedere chi è. Ma comunque questa missione mi sta piacendo. È vero che l'altra era più emotiva perché c'era di mezzo Liara, colpi di scena, fino alla fine. Colpi di scena incredibili. L'identità finalmente dell'ombra e tutte queste cose, ma questa proprio è un'avventura particolare. Ho sempre amato questa tematica delle IA che diventano malvagie e l'umanità deve trovare il modo di difendersi. L'ho sempre amate. È una missione. Per me è vecchissima storia ormai nella fantascienza, ma è sempre realistica. Vado prima qua.
Posso salvare finalmente. Perfetto. Stazione Vulcan. Cassaforte. Beh, non posso lamentarmi. Registro di ricerca. Emergency. Quando dico un'emergenza sai già che le cose non vanno bene. Sappiamo bene, ragazzi. E io me ne approfitto intanto per dire a tutti quelli che vogliono supportarmi: potete lasciare questo qua, il messaggio che c'è qua. Se vi piacciono i contenuti che porta il nostro mitico imperatore Magno, non me lo sono detto da solo, non esitate a lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e se volete un commentino, un commento, certamente sappiate che sarete sempre benvenuti e grazie di cuore a chiunque supporta, gentilissimo. Lo dico perché adesso il pulsante del like, almeno sul cellulare, è sempre lontano, uno sta con la chat aperta, non si vede, ma c'è. Backlog. In realtà non era la mia abilità, ma è forte quella pallina del combattimento. Vabbè, abbiamo anche un bel team adatto per questo tipo di situazioni. Anche le musiche in Mass Effect sono sempre state un punto forte. Ma quello non lo posso dire, Dav. C'è chi lo direbbe, ma sai com'è, io non posso dirlo, guarda. Non posso proprio dirlo, anche se l'ho messa al minimo, l'ho proprio messa a €1, l'ho messa. Più basso di così non si può fare, Più basso di così proprio non ti viene permesso. L'abbonamento regalo costa un botto. È vero, sai perché? Perché il prezzo dell'abbonamento regalo è lo stesso prezzo di default degli abbonamenti di YouTube, che sta a quella cifra lì. Io però ho messo il minimo. Ma l'ho fatto apposta, l'ho fatto perché volevo... Cioè la mia mentalità è quella che il mio canale deve essere accessibile, deve essere un canale accessibile questo, non deve essere un canale che tiene nascoste le cose o... Cioè voglio dire, ho sempre stato una persona del popolo io, cioè proprio uno più vicino, diciamo, a tutti, cioè non sono uno, come dire, un elitario, cose... Cioè non ho quell'ego da considerarmi speciale o qualcosa del genere. Mi sento normale, sono uno di voi, ragazzi, sono uno di voi che fa una passione e la manda avanti. Ciao Alex! Anche tu sei il grande elitario, grande Alex. Come stai, Alex? Hai visto il cappellino dei Lakers anche oggi, eh? Come stai? Alex, oggi abbiamo una missione intensissima. Il costo di un caffè, sì, adesso il caffè costa €1, una volta costava molto bene, ma... lo so, oggi siamo saliti a quel prezzo lì. Tac, perfetto, voi non lo vedete, ma... Come sta il mitico Alex? Io più ci gioco a questo gioco, più me ne innamoro, perché questa è una cosa che non ho mai fatto. Esclusiva, no. Era un contenuto a pagamento una volta su 360. E adesso che lo sto giocando, posso finalmente godermelo. Il test delle cuffie abbandonate, vorrei se andranno in metro e treno nel caso. Prova Alex, mi senti la mia voce? Senti il sound? La senti questa IA impazzita che prende a calci la roba? Eccolo. Non sa più cosa fare. Senza braccia. La sento. E poi non è che l'audio di questo gioco sia eccezionale. Ma te lo alzo un po', così lo senti bene. Ma tu farai... Boia, sto suono non volevo sentire. Mesi dietro l'astuccio dei pastelli. Grande, è il posto giusto. Hai sentito questo bellissimo suono? Ok, grazie. Ti abbiamo aiutata. Passo e chiudo. Ma io adoro Shepard. Oh, 2 stazioni su 3 sono complete, Manca la terza. Alex, io che ho paura di farmi eliminare da Miami, Se mi credi. Cosa ne pensi di questo grande talento mio? Ultima stazione, quella decisiva. Vediamo un po'. Vabbè, comunque Mancini, grande scelta, ho letto adesso Dav. Ho letto.
Fermi i collettori. Acquisisci il sistema Rich razziatori. Nana marrone mnenosin, sistema torre. Ah, ma quanto devo andare in giro? Prometheus. C'è anche... Vabbè, Overlord per forza. È importante secondo me questo... Ah, ma questa è aggiornata. Ma questa è aggiornata, ragazzi. C'è niente. Non è da fare adesso, infatti. Questa missione, boh, mi è spuncata al nulla. Ma quella lì... Vabbè, non importa. Facciamoci questa intanto. You still need to go to Prometheus Station and override the lockdown from there. Good luck. Ciao, Micia. È arrivata la gatta. Oh, missione pazzesca. Hanno rimodernato tutto. Pokémon Go. Veramente. Era ora, cavolo. Sistema di livelli. Ero a 33. Mi hanno fatto salire a 42. Posso proporre a Pokémon Corp un Pokémon Stop vicino. Ma cosa sono i Pocket Stop? Scusami, cos'è un Pocket Stop? Mi viene domanda. È un posto dove vai per... Tipo che ne so, un tabaccaio per intenderci. Cioè, dici il mio tabaccaio o una chiesa. Io mi ricordo quando... Ai tempi che lo provai io, c'era la chiesa, c'erano i leggendari nella chiesa, c'erano i Pokémon nella chiesa. Dovevi andare nella chiesa per andare a prendere. Sa quanta gente è andata in chiesa in quel periodo, grazie a Pokémon Go. Devo andare a fare le foto a un posto vicino a casa mia. Ah, vai a fare le foto. Incredibile. Ah beh, le foto per la scuola, ho capito. Cioè le fai te stesso le foto. Ah, pacchi amicizia. No, queste missioni di completismo così no. Non mi interessa. Ti basta completare il gioco. Cioè completare la missione, quella vera. No, che scuola per per Pokémon Go. Io non pensavo che c'era da fare le foto per Pokémon, capito? Ora mi dice che la strada è quella giusta. Lo scoprivo. Ma no! È sbagliata! Incredibile. Invece è giusta. Eccolo qua. Alieni! Che belli! Tirato sotto uno. Povero alieni. Devi inviargli le foto del posto. Invii le foto della tua carriera in NBA. Secondo me si emoziona. Alex si emoziona con la tua carriera in NBA. Ho anche il potere a provare a esaminare i proposti di Pokémon Stop alle persone. Che bello però. Che bello. Beh, è aggiornato, Alla fine era un gioco, fu una sensazione estiva un anno. Stazione Prometheus. Andiamo su Prometheus. È l'ultima stazione, poi basta. Avremo finalmente terminato tutto. Non penso ci conserviamo un posto. Dici di no, ok. Beh, li mandi a Madison Square Garden di New York. Così dici, vada, mi dai i premi, il pacchetto amicizia li voglio prendere al Madison Square Garden di New York. 2 passi. Allora, visto che abbiamo... Allora, Jack mi piace troppo. Tali... Ma scusami, io tecnicamente ho Kazumi. O lui, o Zaid. Anche Zaid scherza, non scherza. Samara, Mordi va bene se non fosse che muore sempre, ma va bene. No, ho detto Jack. Eccola qui. Perfetto. Che team, ragazzi, che team. Shock neurale. Perfetto. Facciamo shock neurale pesante. Ok. Scienziato. Boh. Anche questo vorrei sbloccarla prima della fine del gioco. È una missione pazzesca, Alex. Devi sapere che i tempi costavano e non si usava comprare DLC. E Mass Effect 2 fece molte polemiche sul fatto di avere queste missioni gigantesche a pagamento ai tempi. Adesso invece è normale, come tu sai, comprare DLC nei giochi. Quella cosa c'era già per fare adesso a livello 35. Per un livello l'altro più sali più chiede X. Per farti capire, arrivi a un punto che ne chiede 600.000 di punti esperienza. E te ti sei fatto il livello 99 su Persona 5 senza problemi. Avevi il livello 99 su Persona 5. Poi alla fine... Alex, qual è stata la battaglia più bella? Il mietitore? Cos'è? O il boss finale? Qual è la battaglia che più ti ha divertito da fare?
Alex, su quel gioco. Punti avevo con 99. Beh. Ah, beh, sì, anch'io. Anche perché è talmente facile livellare nel memento. Ciao Stefano! Commentino, buon vino! E che vino, e che vino! Boia, non doveva finire così. Sono andato alla Leroy Jenkins. Come stai? Come stai, Stefano? Mamma mia. Prometheus Station is a crashed Geth ship full of dormant machines used in our experiment. Scanning area. Analysis. Generators aren't providing power for main shield. Warning. The VI infection. Warning, warning. Warning, warning. Ah, ma mi sta bombardando. Boia. Oh boia. Oh mio Dio, cos'è mi ha divertito? Il boss finale è ingegnoso. Mr. Snacks, esatto, non dico il suo nome. Cometino non vuole... Cometino, come abbiamo visto, la regina della... Non la conosco, Cometino, non sapevo neanche che aveva una regina. Quindi c'è un re regina in quella nazione. Buono sapersi. Grazie per l'informazione culturale, Stefano. Non lo sapevo. Kamoshida era quando non sapevi nulla, sì, esatto. Di bei tempi dove affrontavi il tuo insegnante di ginnastica. Altra esperienza di vita. The Geth Cannon! Sì, in inglese. Ma perché mi ammazza? Ma, boia. Comunque Stefano, quindi è vero che porterai Persona 5 anche tu, mi ha detto Alex. Non posso dirlo a voce alta, Alex, non posso leggere a voce alta. Ma non mi sorprenderebbe se ci fosse del vero, non mi sorprenderebbe. Ci sono delle nazioni che hanno il re e dici, ma sì, ma cosa fanno? Tipo, che ne so, boia. Ma non mi ha ucciso almeno. Sono morto. Leggi su. Ah no, ho letto. Non potevo leggere quella parola. No, non hai sbagliato veramente. Non hai sbagliato a scrivere. Non hai sbagliato, Alex. Richiesta completamente demenziale. Quale Stefano? Demenziale. E adesso Alex ti darà consigli ora che hai iniziato un Kai. Potrà finalmente darti consigli sui migliori team, sui modi migliori per farmare. Sono contento, dai. È una bella esperienza. Io l'ho mollato, ma sono sicuro che tu ti divertirai tanto. Ho sempre saputo che tu a me sarai fan di quel gioco. Oh boia. Ok. Oh, esplode tutto. Mamma mia, come faccio a salvarmi? Arzo Fire 4. Sì, farò un sacco di cose. Davvero, fighissimo. Diceva di portare PC. Però è bello come gioco, Stefano. Ha una gran trama. È anche molto facile imparare a giocarci. Un po' non sei bravo, ma ci si abitua in fretta. Ma io cosa devo fare per far esplodere sta roba? Ah, ho capito. Vedi, ti lo faccio distruggere da questo. Sì, magari senza stare nel mezzo dell'esplosione. Che missione scomoda, ragazzi. Bella ma difficile. Sto qua, faccio esplodere questo. Warning, we are being targeted. Ce ne siamo accorti. Amici, ci siamo accorti. Boia. Ma la pianta sta roba di spararmi addosso ogni 3 secondi. Ah! Ancora! Ciao Aurora, com'è andata la chiamata? Jack, ma guarda che il mio PC è potente, Alex, tu devi capire, il mio PC è buono. Impazzisce, solo che la mia scheda video è matta. L'aveva detto Coin, è una best scheda video ma è matta. Perché lui la conosce, è la stessa che ha lui, quindi. È lo stesso modello che ha Coin, quindi la conosce bene, è una gran scheda video, ma è matta. No, l'ultima! Sì, ha detto che è andata a fare una telefonata importante. Ah, non ha ancora chiamato, peccato, Aurora. Pensavo ti chiamava alle 6. Ciao, Vescia. Devo rifarlo. Questo gioco si muore parecchio, ma va bene lo stesso.
Avrei preferito fosse meno trolloso questo gioco. Ma spara, dai, ti serve sta roba. Non posso farcela con i miei... Ecco fatto. We are being targeted. Andato. Andiamo qui. Stavo parlando con Cometino di buon vino. Si stava parlando di buon vino con Cometino. La chiamerò domani. Peccato che se non ti sente oggi. Se ti scrivo che sono in treno in metro non ti sento. Vabbè, me lo dici, certamente, me lo scrivi nel caso. Sì, Alex, tranquillo, non preoccuparti per sta cosa, è ovvio. Mi sono incastrato qua. È già tanto che mi sono salvato. Allora, deve distruggere quanti spacchi. Ah, boia, che missione difficile. Ma perché se fai un solo errore sei finito, Ancora. Facciamo di beccare questo. Vieni qui sopra. E poi si fa un danno da solo. Oh, ma sta esplodendo la mia stazione, non è una bella cosa. We are being targeted. Ti voglio tanto bene come Tino, dice Aurora. Sì. Va bene. Ma non posso usarla, Stefano. Non ho voglia di alzare il volume, ho tanto mal di testa. Purtroppo mi sono già tolto anche il cappello. Oppure avevo un bel cappello dei Los Angeles Lakers, come quelli che piacciono a te, Stefano. È andata. Sono vivo. Posso distruggere questo cavolo di cannone finalmente. Non lo posso più. Sparati da solo, cannone. Ecco il cavolo. Col cavolo! Urca! Mi sono salvato con lo so neanche. Boia! Sto cannone è una roba... Oh, finalmente distrutto. Ok. È l'ultima missione. Io vorrei cambiare il PC, però poi ho preso un desktop. Sì, il desktop, assolutamente, il desktop sì. È un corso di grafica, non posso avere un PC con una scheda video. No, è ovvio, il corso di grafica, hai ragione anche te. Ti serve un bel PC, ma non è che devi spenderci 3.000 euro, nel senso, con 1.000 euro ti trovi già un PC buono. Non eccezionale, ma buono. Che ti fa anche gaming, assolutamente. Puoi farlo, Alex. Attention please, ecco qua. S'il vous plaît. Ma che è sta roba? È la IA? Non siamo responsabili di ferite durante la visita. Avete capito? È questo qua che diventerà l'Overlord. In teoria ce l'ha ma integrata. No. Sì, è vero, vabbè, Europa Universalis 4 sì. E più che altro il 5 che sarà uno molto potente, Europa Universalis 5. Sarà molto potente. Io vorrei tanto che quel gioco mi uscisse su PlayStation, cavolo, ma fate il supporto con la tastiera. Che... Io ce l'ho la tastiera e il mouse, posso giocarlo su PlayStation, Europa Universalis, se voglio. Sapete che la PlayStation 5 supporta tastiera e mouse? Anche la 4. I dispositivi altissimi. Sì, Alex, mi hai mandato qualcosa tu e hai detto, ma è pazzesco. È pazzesco. 5 me lo regge al minimo, Me lo regge al minimo. Non quanto è potente. Ma è normale, Europa Universalis è molto forte. Io lo piglierei su PlayStation se fisso. Il controller al contrario, te ne sei ricordato. Ti faccio vedere una cosa, Stefano. Io oggi ho trovato dei messaggi. Tu lo sai che puoi regalare la pizza alla gente, ad esempio una pizza per Aurora. Ci sono un sacco di comandi. Belli, tipo c'è un buon vino. Prepara una pizza bella calda ad Aurora. Poi facciamo questa qua del buon vino. Non era vino, era solo vino, scusa. Poi ci sono diversi comandi tipo no cam, che non è vero oggi, ce l'abbiamo la cam. Oh boia, non riesco a usare il controller al contrario. Sono imbradatissimo. Ah! Non si capisce niente. Non giro nulla. Non so neanche come girare. Il controller al contrario. Gatti. La mappa non sa più 2D, con quante modalità 3D? Tutta 3D! Boia! Poi, esatto, in endgame, con tutte le creazioni che fai, le cose che ci aggiungi, sarà pazzesco. Hype, grazie. Esatto. Come diceva il mitico Dav, ha detto,
Se volete abbonatevi. Ma io non lo dico, non posso dirlo. L'ha detto Dav, non l'ho detto io. Non posso dirlo io. Non faccio autopromozione a quei livelli, ma nel senso, ha fatto notare che l'ho messa al minimo esistenziale. Vediamo un po'. Non riesco a giocare al contrario, Stefano, perdonami. Sono tornato in questa stanza di nuovo. Bloccato. Ho già paura di sti suoni. Non è horror, ma sta missione è horror. Fa molto Dead Space. E è impazzita. No! Non sono stato io! È stato Hulk verdastro! Ma che cos'è un Hulk verdastro? Ci voleva Simo a filosofeggiare sul Hulk verdastro. Registro di ascolto. Stasera che vi mangiate cena, che vi bevete, io bevo il buon vino di Cometino, assolutamente, famoso buon vino. Quando ho capito costruisci qualcosa nel quale si poteva fare migliori settori nella regione, lo facevo per avere più soldati, anch'io, Alex. Se li costruisci appaiono sulla mappa, lo so, è bella questa cosa, era bellissimo. La gallina! Andiamo lì io. Che sto il cecchino, no il chicken! Ma vai via, vai! Cioè no, via, no! Io ho detto c'è la banana, chicken banana. Che è sto suono? Ma che è sta musica? Ma che non è mia, è nel videogioco. Sembrava il... Banana. Beh, potente. Non c'è... Cittadella non siamo ben accettati, anche se intanto ci andiamo, Magari ci tornerò ancora una volta prima di finire il gioco. Siamo vicini alla fine, Ultima missione non obbligatoria. Vabbè, ma che è sta roba? Ma che è sto enigma? Ma io pensate che ci capisco qualcosa di sti enigmi? Boia. Non ci capisco niente io. Sposta cassa. Non me lo fa fare. Non me lo fa fare. Sposta! Sposta ste casse. E niente. Cosa guardi da qua? Ah! Ma è quel gioco là! Avete capito? È quello che vi sposta la roba. Allora lo so fare. Il gioco preferito da Cometino. Visto che ieri la Juve ha perso, pazzesco. Mi spiace, ragazzi, mi spiace. Speravo che vincesse la Juventus ieri. Mi spiace, ragazzi. Non posso. Sta andando tutto male! Sta andando tutto male! Va sempre tutto male. Quella è la cosa bella. Non è che va sempre tutto male. Quello è bello. C'è stato un rigore non dato. Anche quello non era quello dell'Inter. Anche lì c'è stato un rigore non dato. Ma ragazzi, devo capire. Penso che così posso passare, penso. Pare di no. Pare che non posso ancora passare. Ah, boia, odio queste missioni. Il telecronista l'ha detto. Vabbè, quello è dell'Inter. Sì, no, in realtà è che è il rigore del Napoli. Quella è stata una cosa veramente pazzesca. Diciamo che... Ecco, scuro di casa questa cassa qua. Andiamo su, andiamo a sinistra. Ora posso mandare a destra questa cassa qua, che è quella che serve a noi. Ok, prendiamo questa cassa qua, questa qui, la mandiamo giù. Ecco fatto, così dovrei farcela. E poi questa cassa qua, se ho capito bene, se non sono ribambito, dovrebbe essere, ho detto questa qua, dovrebbe essere messa lì. Così ho il percorso. Esatto, visto ragazzi. In Napoli vedo sempre su YouTube vedere reaction dei napoletani, degli amici di Raffaele. Beh certo, Raffaele è un mega tifoso, è orgoglioso. Ah, boia, per poco, ma ho capito come fare. Cenzo il gommista, Vabbè, ma s'arrabbiano. Ma dai, adesso saranno felici, Alex. Mass Effect trilogia, se voglio vibrare l'audio. Ha un audio strano, guarda, ti capisco, Alex. Scusami, Stefano. Allora, questa qui deve andare su. Questa qui deve andare leggermente più su. E questa qua forse ancora un filino più su.
Dovrebbe andare, ragazzi. Sì! No! Ma posso aprirmi qua? È giusto, però devo arrampicarmi qui sopra. Non si arrampica! E che chevolo! E che chevolo, ragazzi! La passiamo ancora una volta. La postiamo giù. Ma boia! Ma ci vuole un genio qua! Ci vuole il mio genio, ecco. Fatto, visto? Fatto! Visto? Facilissimo. A solo di tentativi si riesce. Visto? Trovato. Ce l'abbiamo fatta. Tac tac. Fatemi salvare che non voglio rifarmi tutto la prossima volta. Sarebbe proprio brutto si fa sta roba. Anche perché poi sto gioco intanto si crasha. Pedina di blocco. Pulsante di blocco, non pedina. Abbiamo il super potere qua. Della pedina. Comunque Alex, com'è andata il tuo weekend? Tutto bene? Io purtroppo ho giocato poco perché ero molto impegnato, però impegnato per cose mie e ho paura che mi sto pigliando un'influenza. Spero proprio di no, ragazzi, spero proprio di no, perché onestamente voglio star bene. Boia, ho sbagliato. Segmenti rimasti. Ok. A Jack non so se hai visto, non c'è veramente PG on Kai che veramente... No, non lo so, però dimmelo tu, perché io ti ho detto che su quel gioco, secondo me per 3-4 anni non ci torno. Se poi promettono che ci avrà un finale, non ci tornerò. Ma visto che probabilmente faranno come tutti i live service, che te lo mollano così da un giorno all'altro, non voglio rischiare. Non voglio giocarmi un gioco così lungo per quello. Allora non è avventurino. Secondo me è un PG del pianeta dei furri. Pianeta dei furri, però non saprei dirti chi. Chi è? Guina Fan? Non ho idea, Guina Fan. Non so chi sia, non so chi vogliono mettere. Per me è un pianeta dei furri. Lo sapevo che si attivava. Era il bestione. Per questo ti dico Guina Fan. Guina Fan. È un personaggio inutile. Penso lei, devo pensare. Ma io guarda, ci ho perso l'interesse per Honkai. Secondo me, collega gli avventurini. Collega quindi. Allora è è Bronia, come si chiama? Topaz? È vero, Guida Fan è solo così. Topaz. È Topaz. È chiaramente Topaz. Topaz, dai. Sì. È vecchissimo quel personaggio. Però ha un design carino, bisogna ammetterlo, Ha un design molto carino Topaz. Mi piace per il design. Ha doti adatte, ma non abbastanza per battere le nemici. No, non penso. A meno che non sei fan perché ti piace il design. Perché il design è bello. Che poi io continuerò a seguirlo, lo vedo da una mia amica, in giapponese senza scritte, cioè scusami, senza voci. Facciamolo, comunque la storia la seguo io. La storia la seguo lo stesso, ok? Sì, non mi è piaciuta la sua parte, ma di quel gruppo lì sono pochi che mi piacciono, in effetti. Avventurini sì, ma gli altri non mi piacciono tanto. Devo dire, mi sono disinnamorato quando ho letto sta cosa che un sacco di live service chiudono e non c'è più. Già, è l'ultima battaglia questa. E non c'è più praticamente il gusto. Pensate Alex, venerdì riuscirò forse ad entrare nella fase finale della storia e fare un salvataggio di scorta. Offline, se ho finito sta missione in tempo, posso andare a prendermi qualcosa di utile nei posti. È veramente bello. Vorrei finire sta missione se riesco, c'è anche un trofeo. Visto che lo voglio platinare sto gioco. Mass Effect 2 è un platino abbordabile, non facilissimo perché è un po' impegnativa alcune cose, ma è più facile di tanti altri. Penso più questo di Dragon Age così, scusami, Velgar. Oh, buttati giù. Ma te Alex comunque ti prende ancora come storia? Cioè voglio dire, c'è la possibilità di rimanere sempre appassionato come prima o un po' è calato il tuo hype? Secondo me il fatto anche di dover aspettare, perché io ti ripeto, Final Fantasy XIV, dico vabbè vado sul sicuro, cioè già anche solo sul fatto che la prima storia originale si è già conclusa, è già una cosa bella dire, almeno so già che... Boia. Allora, questo è già morto.
dicevo, si è già conclusa la prima storia e ora stanno facendo una seconda storia, quindi la cosa bella è che almeno loro hanno avuto il coraggio di chiuderti una storia. Quindi quando farò Endwalker, che è la mia prossima espansione, dopo Shadowbringers, avrò il finale della storia. Poi ovvio che andrà avanti ancora, ma... Quindi anche con il mio progetto di live voglio almeno arrivare a finire Endwalker e poi dirò, cavolo, abbiamo un finale della storia. Che per me è una cosa importantissima in un gioco. Cioè io un gioco pieno di trama, vuoi vedere come finisce? Il mio hype è calato, il fatto che duri tanto Anforeos, Penacoli ha dovuto subire mistero. Sì, è vero, Penacoli no. Non so se ho dovuto aspettare la notificazione. Sì, è vero, non lo so, ma non penso che Penacoli fosse così pesante, anzi, Penacoli era belloccio. Ha avuto delle scene lunghissime, ma non era quella noia. Comunque meglio 500 volte il flashback di Aventurin, Kaflana o come si chiama, rispetto a quello di quella tipa i capelli rosa. Secondo me la curatrice, ma io ho un flashback infinitamente noioso, non Tribi che poi non è rosa, Tribi top personaggio, Non è qua che devo andare. 35. Sì, è giusto. Ho una bella squadra adattissima per questa missione. Siamo sempre più vicini al finale, che poi ormai potrei anche finirla oggi sto Overlord. Non lo so quanto durerà. Non lo so, la prima volta che lo gioco. Non è tutto nuovo. Mi concentro sulla trama di Genshin, se proprio devo seguire una. Lo preferisco che il mondo di gioco è più vivo, un Kai entro ci faccio due cose. Ma poi secondo me adesso che andrai a scuola non so neanche se ci entrerai tutti i giorni su un Kai, a farti le daily. Non penso, Alex, non penso. Ci farai la trama, ma non penso che tornerai a farti le daily. Ma sai quanto sarà impegnativo un corso giorno e sera? Io lo so perché in università ci sono andato. E all'università prendevo il treno anche, sai cos'è? La sera non ci arrivi che c'hai voglia di accenderti e farti le daily. Se c'è un gioco ti vedi una trama è un conto, ma se le daily è l'ultima cosa che ci vai a pensare. Te lo assicuro. Ancora! Stazione Atlas! Atlas come la cometa. Io pensavo di aver finito, invece. Col cavolo. Completa missione, dai. Completa missione. Almeno questa è fatta. Ma e poi è bellissimo sto gameplay. È bellissimo, ragazzi. Vorrei tanto... Okay, esatto, grazie Lio. Domani ci sono, in vocale, domani Lio. Non sto molto bene, Dovrò anche poi fare un annuncio poco piacevole, ma che non riguarda YouTube, legato al fatto dei miei problemi di mal di testa. Però ci sono comunque domani. Lio, ci sono in vocale. È oggi che non ce la facevo proprio, ma... Ma manco ci entro ora. Come non ci entri? Ma sì che ti ho visto che giocavi a un Kai l'altro giorno. Non l'ho visto io giocare a un Kai. Ho visto che hai pullato Venturin, ma magari. Jace ci vuole pullare i PC che mi piacciono, non sono tanto. Sì, sarei quasi in pari anche lì. Sarei quasi in pari. Vabbè, ma Alex, però è anche un gioco che ti sta piacendo tanto, Genshin. Io pensavo, io ti avevo detto, secondo me non ti piacerà. E invece mi sono sbagliato. Alla fine penso che ti sta anche piacendo un po' il sistema turni. Comunque, cioè, molti non giocano a persona per quel motivo lì. Vai a turni. Vabbè, a turni, ma non si vede che faccia schifo. Ma allora è questa la base. Eh sì, c'ero già stato qui davanti. Mi hai beccato quando avevo voglia, per caso, Se mi scordavo di prendere Danen gratis. È vero che esiste il Danen gratis. Ho visto che è altissimo come tier list. Io forse domani arrivo un po' più tardi, ma lì tranquillo, io inizio prestissimo. Domani inizio alle 4:30. Io inizio alle 4:30 domani. Jack per me è fondamentale in queste missioni. Chi avevo prima con me? Vabbè, pigliamoci Samara, dai, Samara, ragazzi, ha il suo fascino. Poco da dire. Eccoci qua. Che allegria, si è superato Venturin. È incredibile. Incredibile, è vero,
Non avrei detto che il PG gratuito superava tutto. Che poi io, se volessi, Alex, potrei loggare via Cloud col PlayStation Plus Premium e prendermelo. Potrei anche farlo, senza scaricarmi il gioco. Ma onestamente non penso che lo farò. Però può anche essere, se mi vedi su Honkai, vedi che ho giocato Honkai per quel motivo lì. Posso giocarci in Cloud. Più gente vengono superati, questa cosa è vera. Macchinario danneggiato. La faremo la prossima settimana. La faremo venerdì questa. È il finale della missione. Peccato, perché speravo di sbloccare più roba. È bello, questo qui, Alex, è il futuro nostro. Una IA impazzita ha preso il controllo delle stazioni, di tutte le stazioni militari, e ha fatto fuori tutte le persone, e non si sa qual è il suo obiettivo, ma Progetto Overlord, il titolo fa pensare il Signore Supremo, il controllore dell'umanità. Lo so che te non ti sei aperta, mannaggia. Avrei voluto andare lì dentro. Sì, certo, ma Alex, i giochi così, live service, sono fatti anche per quello. A meno che non sia un Fortnite che non conta la bravura del personaggio, i personaggi sono tutti uguali. E questa è una cosa bella di quel gioco, per quanto viene sempre criticato, è un gioco che non ti fa pesare il fatto di non avere il PG. Poi, ma che cacchio è? Non si capisce più niente. Tanto lo so già che ci sarà da combattere, perché vedo già qua un kit medico. 100 crediti. Hardware, 1500. Comunque è vero, questo discorso, Alex, è assolutamente vero. Ti faccio vedere una cosa, Alex, prima di staccare. Ah, vai via! No, lo farò vedere un'altra volta. Ti manderò poi lo screen quando arriva la finale di NBA. Sono le conference, finali di conference, perciò te la manderò poi, Tanto ho il controller da caricare, nulla di nuovo. E allora passo ai saluti come sempre. Per tutto, grazie. Io domani vi porto un gioco in premiere, vi porto FIFA 2003, andiamo avanti col Chievo Verona, affrontiamo il Chelsea, grande squadra del Chelsea, veramente pazzesca, e sarà bello perché ovviamente il Chelsea è una squadra piacevole, l'avversario era difficile, e va bene. Ciao Ice, anche a te. Va bene, andiamo in chiusura. E vi ringrazio di cuore per la compagnia, per l'affetto, e ci vediamo domani 16:30, un po' prima del solito, ma ne vale la pena ragazzi, perché c'è Final Fantasy XIV, Final Fantasy XIV è uno di quei giochi che vi consiglio di non perdervelo per nessuna ragione, è bellissimo. Andiamo avanti facciamo l'evento di Halloween, così Lio domani vedrà le cose belle, pazzesche. Allora, per salutarvi bene, sposto un attimo. Questo lo dedico al buon Lio, che è un caro amico e un bravo ragazzo. Gli voglio fare una dedica al caro Lio e gli voglio dire buon Pomerania, buona serana. Ciao a tutti, scappo via prima che mi arriva a prendere con la lupara. Ciao. E grazie ancora della compagnia, dell'affetto. Grazie per le 2 ore